Buonasera a tutti, benvenuti su questo canale YouTube Riassunti di Storia. Oggi con me ho il piacere di presentarvi Francesco Biasi. Puoi parlare se vuoi, Sì, no, perché Vai avevo tranquillo, YouTube collegato sulla quindi sentivo in tranquillo. doppia. Sì. Bene, se casomai appunto, come dire, collega come me, si è laureato anche lui all'Università di Studi di Torino, ma ha proseguito gli studi e sta seguendo un dottorato, in più è anche presidente di una associazione. Quindi lascerei la parola a te per presentarti il tuo lavoro e le tue varie attività. Perfetto. Ok. Sei collegato tu con lo Sì, schermo? se vuoi entrare con la tua, Sì, entro con la mia, dai. vai. Così. Ok, perfetto. No, allora mi presento, sono Francesco Biasi, sono laureato all'Università degli Studi di Torino in Scienze Storiche, attualmente da in realtà poche settimane, perché dal 1° novembre sto svolgendo un dottorato in studi linguistici, letterari e storici all'Università degli Studi di Salerno. Dottorato che in realtà si occupa di materie similari a quelle di cui parliamo oggi, perché mi occuperò, diciamo, dello studio delle forze armate e della formazione degli ufficiali dell'esercito napoletano durante il periodo murattiano, quindi più o meno, anche perché poi parleremo anche di questo. Sono presidente di Arma Virunque, che è un'associazione di studi storici, e sono socio della Società Italiana di Storia Militare. Arma Virunque è un'associazione di studenti, in realtà è nata dentro l'Università di Torino, ma ormai ci siamo espansi su tutta la penisola italiana. Si occupa di divulgazione di argomenti storico, in particolare storico-militari, ha una propria rivista e, come potete vedere in questa fotografia, organizziamo anche qualche evento di tipo culturale. Non facciamo tutti parte di Arma Virunque, quelli presenti in foto in divisa, ma il 4 novembre abbiamo organizzato questa visita sulla storia delle forze armate nel lungo risorgimento proprio al Museo del Risorgimento di Torino, coinvolgendo, come potete vedere, diversi gruppi storici che hanno illustrato la storia degli eserciti e di come si combatteva all'epoca. E c'ho un'Alexa che parla dietro, quindi ogni tanto magari si sente. Il E gobbo. niente, esatto, il gobbo ce l'ho davanti. Bene, io innanzitutto ti ringrazio per avermi contattato, nella speranza che comunque anche prossimamente continuiamo a collaborare, anche coinvolgendo gli altri ragazzi della rivista e dell'associazione. Sicuramente è E, mia intenzione farlo, quindi ecco, permesso? e soprattutto è Oh, lodevole l'iniziativa, perché noi ci siamo sentiti un paio di settimane fa sulla scelta dell'argomento, questo per dare anche qualche spunto agli ascoltatori, ai visualizzatori da casa, non so come si dice. Ci siamo sentiti un paio di settimane fa ed è stato lodevole il fatto che tu non mi abbia chiesto l'ennesima presentazione del confronto tra Napoleone storico e il Napoleon di Ridley Scott, che ormai imperversa su è molto qualsiasi canale. semplice, il film non No, c'è no, ma niente di storico, è proprio infatti, semplice, del fatto l'abbiamo data la risposta. che non mi abbia chiesto di fare questo genere di dirette, che ormai ce n'è su qualsiasi canale YouTube, si fa da settimane, è già una cosa molto interessante. Niente, noi abbiamo meditato questa scelta di questo argomento, la nascita, diciamo, concettuale del cittadino soldato tra illuminismo e rivoluzione, perché sono argomenti che secondo me possono essere molto interessanti e soprattutto possono essere anche utili nella comprensione dell'attualità, dell'attuale concezione che dovremmo avere, almeno per ipotesi, intorno alle forze armate dell'attuale Repubblica Italiana, e soprattutto anche a livello di contesto internazionale interna l'utilizzo delle forze armate all'interno delle repubbliche, perché è un tema che nasce proprio tramite i pensatori dell'illuminismo. In particolare oggi approfondiremo gli aspetti francesi, ma soprattutto poi vedremo anche i casi napoletani, perché in realtà rappresentano un contesto molto, molto, molto interessante anche a livello internazionale per l'epoca. Anzi, forse i pensatori come Genovesi, Filangerio
o Pagano sono stati dei grandi personaggi dell'illuminismo europeo del Settecento, e con tutte le svolte tragiche di cui andremo a parlare poi a conclusione della presentazione. Bene, se posso solo un attimo salutare chi è presente, che abbiamo un Vai. ospite, come dire, d'eccezione. Sono molto contento di vederlo il file tra i nostri file, quindi abbiamo il professor Marco Bognardi. Eccolo. Buonasera, grazie di essere presente a questa live. Ti fa anche un saluto non da poco, Particolare. quindi hai tutta la forza. Poi Sì. salutiamo Quarta Dimensione. Salutiamo Italia Amici Ciao. Radiovi, un ottimo canale YouTube, veramente Sì. bello, affascinante. Bellissima quella live su Salamina. Il mio cuore sta nel mondo antico, quindi appena vedo qualcosa di mondo antico di Grecia vado, mi butto, ma tutte quante live con tutti estremamente interessanti, quella in particolare. Come se non erro, un ragazzo che No, si è sì. anche lui laureato a Torino. Sì, ma è Ci siamo proprio... laureati lo stesso giorno, 28 aprile Ah, ma 2022. anche lui è di Armavirunque. Ah sì, è bene, anche lui E fa... anche l'altro ragazzo collaboriamo all'interno del contesto della Società Italiana di Storia Militare. Bene. Diciamo che stiamo sviluppando questa rete di conoscenze in generale tramite le associazioni varie. Bene, allora, visto che abbiamo salutato, abbiamo preso i saluti d'onore, se vuoi possiamo iniziare tranquillamente, sarà una lunga chiacchierata molto interessante. Volevo solo attivarmi la chat, così vedevo se qualcuno scrive, non so se possono scrivere. No, quella chat No, sono i vabbè, commenti nostri privati. Se vuoi, che se no, un no, cellulare puoi collegarti col no, vabbè. cellulare, accedi, Al come dire, massimo se noti alla live. qualcosa me lo Ma in ogni caso segnali. cerco di tenerli d'occhio, se vedo comunque una domanda cerco di Grazie. metterla, però purtroppo Perfetto. non puoi, appunto perché sono io che la controllo e No, verifico. vabbè, non ti preoccupare. Mi spiace. È giusto. Bene, iniziamo a parlare dell'illuminismo, perché il concetto del soldato cittadino o del cittadino soldato si sviluppa proprio all'interno di questo grande dibattito che ha coinvolto l'Occidente euroatlantico, in particolare chiaramente il continente europeo, ma che poi si è sviluppato in maniera preponderante anche sul continente americano, influenzando entrambe le opinioni e i punti di vista. Tornando indietro, scusate, no, ecco, già iniziamo a parlare di cittadini soldati. Ho mostrato subito in copertina una rappresentazione che mostra dei sottotenenti. Nella descrizione si reca la dicitura Repubblica Partenopea, perché così era la descrizione dell'immagine. In realtà, storiograficamente parlando, dovremmo parlare di Repubblica Napoletana. Ecco, già nell'abbigliamento di questi soldati, ma scritte delle bandiere, ovvero morte ai tiranni, guerra al delitto, possono esserci un attimo di spoiler di tutto il progresso di cui adesso andremo a parlare intorno proprio all'idea del soldato. Bene, iniziamo dal mondo dell'illuminismo. Allora, innanzitutto dovremmo fare una premessa storiografica su come si è evoluto lo studio dell'illuminismo, la concezione filosofica, la concezione storica attraverso i secoli, dal positivismo ottocentesco fino alle critiche dei pensieri più allineati ad esempio al comunismo, al socialismo, oppure tutte quelle letture dopo l'abbattimento del muro di Berlino. Chiaramente tutte queste parti la saltiamo. La saltiamo perché banalmente è interessantissima. È davvero molto interessante vedere come si evolvono gli studi di determinate materie, però penso che agli ascoltatori da casa interessa soprattutto entrare nel vivo dell'argomento. Basti pensare che la storiografia attuale si è sviluppata soprattutto sul concetto della nascita del linguaggio e dei diritti dell'uomo attraverso appunto i pensatori dell'illuminismo euroatlantico. E soprattutto i grandi diciamo maestri della scuola dello studio illuministico sono poi della scuola torinese, a parte Norberto Bobbio, vabbè, un altro diciamo corrente di pensiero, ma se pensi anche ad esempio a Venturi, o adesso appunto abbiamo parlato poco fa di Vincenzo Ferroni, sono diciamo i grandi attualmente, sono i grandi
storiografi che si sono occupati appunto di studiare l'illuminismo. Bene, che cos'è l'illuminismo? Domanda tipica che diciamo che corrisponde Kant. Lui risponde nel 1784 pubblicando questo piccolo pamphlet. Se non sbaglio, Einaudi ha pubblicato Scritti politici di Kant, dentro cui si è pubblicato proprio questo piccolo intervento. Kant ha descritto l'illuminismo come la nascita dell'uomo dallo stato di minorità che gli deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro, imputabile a se stesso, e questa minorità, se la causa di essa non dipende dal difetto di intelligenza. Sostanzialmente, sapere aude, che è il grande motto un po' che circonda l'illuminismo e un po' anche la contemporanea, abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza, e questo è il motto dell'illuminismo. Ecco, banalmente, quando uno pensa all'illuminismo, pensa sempre a quel capitoletto noiosissimo di storia sui manuali scolastici, del tipo l'età della ragione, tendenzialmente anticipa il capitoletto sulla società d'antico regime o quello successivo, insomma, viaggiano un po' insieme. In realtà l'illuminismo poi ha rappresentato anche la crisi attraverso la creazione appunto di un grande dibattito politico-culturale, la crisi dell'antico regime stesso. E tendenzialmente sempre quel capitolo che mette un po' in crisi gli studenti o che comunque viene trattato... Sì? Sì, se posso, il mismo è anche un fenomeno molto complesso, pensiamo a uno come Rousseau, come dire. Certo, Cioè, infatti tendenzialmente le problematiche emergono quando si affronta l'illuminismo in filosofia. Quando si affronta l'illuminismo in storia, rapidamente si chiude dicendo l'età della ragione, la pubblicazione delle enciclopedie, la nascita del... comunque questo è l'illuminismo francese, c'è anche una sua parte precedente che è Esatto. l'illuminismo inglese, ok. Esatto, quindi banalmente in questi manuali di storia, molto spesso in quelli scolastici delle superiori, anche per motivi di tempo, molto spesso vengono un attimo semplificati delle materie molto complesse, delle situazioni molto complesse. Attualmente si parla di illuminismo come nuovo umanesimo, come laboratorio della modernità. Nuovo umanesimo si intende la ripresa di quei valori dell'umanesimo rinascimentale che si rifanno ad esempio a Montaigne o ad altri pensatori di questo calibro, anche Leonardo, insomma tutta questa corrente filosofica rinascimentale, per quello che si ripropone la tematica del nuovo umanesimo, laboratorio della modernità, perché in qualche modo la modernità nasce a livello concettuale all'interno di questa grande epopea, banalmente perché ci si rende conto della complessità del mondo nel quale si vive. Io adesso cercherò di dare qualche spunto su che cosa si diceva all'interno dei circoli e dei club che durante il Settecento in qualche modo... Oh, guardando dal Brasile, molto bene. Allora quando parleremo di Filangieri parliamo anche del Brasile. No, appunto questo enorme laboratorio della modernità, che si sviluppa proprio a partire dal fatto che l'illuminismo è stato un periodo di radicale critica a tutti i saperi dell'uomo, attraverso il riconoscimento, come ci viene riportato all'interno delle enciclopedie, delle 3 grandi facoltà che determinano l'umanità dell'uomo. Facoltà che sono la ragione, e qui l'età della ragione chiaramente, ma soprattutto la memoria e l'immaginazione. Immaginazione, ad esempio, se noi pensiamo, l'immaginazione è sempre quell'aspetto che viene molto spesso nei libri di scuola un po' messo da parte nel capitoletto sulla storia dell'illuminismo, però in realtà è molto importante andare a vedere le riflessioni sul tempo e sull'immaginazione, quindi sulla memoria e sull'immaginazione degli illuministi europei. Se pensiamo della poésie dramatique di Diderot, io l'ho inserito perché all'interno di quel particolare testo Diderot appunto va a delineare come l'immaginazione sia in realtà una delle facoltà che determinano l'essenza umana dell'uomo, cioè senza immaginazione l'uomo non può essere un essere pensante di fatto, quindi rappresenta comunque una facoltà
molto importante. Io adesso ho fatto questo rapido excursus nelle prossime 2 diapositive, che banalmente deve dettare un po', diciamo, farvi capire un po' la complessità dei ragionamenti che questi uomini si facevano nel Settecento, ragionamenti che precedentemente venivano fatti in maniera diversa, ma in questo caso vengono ripensati, rimodulati, ricollocando al centro di questo dibattito l'uomo, e attraverso la rimessa al centro dell'uomo si apre tutto quel grande dibattito sui diritti dell'individuo che andrà a mettere in crisi la grande coscienza, diciamo, dell'antico regime, quindi la grande struttura del mondo attraverso realtà collettive in cui l'uomo non è individuo, ma l'uomo esiste in quanto creatura di Dio con un'anima da redimere in qualche modo, e quindi i diritti delle comunità superiori o dei ceti superiori ai diritti dell'individuo, e questo metterà poi in crisi tutto il mondo dell'antico regime. Ma non anticipiamo. Allora, sullo spirito delle leggi, Montesquieu, separazione dei poteri, ma poi ne andremo a parlare rapidamente anche successivamente. Poi abbiamo Buffon, Histoire naturelle. Ecco, questa Histoire naturelle è rivoluzionaria da un certo punto di vista, perché per la prima volta si concepisce una storia della natura, e nella storia della natura c'è l'uomo, cioè la storia dell'uomo non è una storia a sé. L'uomo ha la sua storia all'interno della grande storia della natura, e questa è una grande svolta, anche perché la natura assume una propria temporalità, cioè si studia il tempo nella natura e la natura nel tempo. In qualche modo, precedentemente, noi pensiamo ai testi biblici, no? Ai testi sacri, all'epoca rappresentavano, come ben sai, testi che erano la base del sapere anche storico. Buffon è il primo a teorizzare il fatto che l'uomo abbia, diciamo, la terra, la natura, e l'uomo stesso abbia vissuto più dei 5.000 anni descritti dai testi biblici, quindi apre appunto l'idea di una natura che cambia, che si evolve nel tempo. Questo è molto importante se pensiamo poi alle teorie darwiniste successive, quindi già si anticipa a questo tipo di discorso. E l'enciclopedia rappresenta il grande lavoro dell'illuminismo, rappresenta un testo fondamentale, perché per la prima volta c'è una raccolta di tutti i saperi messa a disposizione dell'uomo, una scienza dell'uomo per l'uomo, quindi una raccolta universale dei saperi critici, che va anche a interrogarsi sulle basi epistemologiche della ricerca del sapere, cioè si critica anche i metodi di indagine con cui si conoscono le cose. Questo è il grande cambiamento che diciamo anticipa dalla botta il grande motore dell'illuminismo e dei pensatori, ovvero la mettere in discussione tutti i saperi e soprattutto i metodi di indagine che si è condotto che ci ha portati al sapere in quel determinato momento. Lettera dei sordi sui sordi e sui muti di Diderot. Qui si critica il sapere artistico, cioè c'è una nuova concezione utilitaristica e sperimentale dell'arte, una concezione in cui si utilizza l'arte come ricerca stessa della verità. E qui c'è una ripresa in realtà rinascimentale dell'idea dell'arte, della ricerca della verità attraverso l'arte. Se si pensa a Cusano, se si pensa anche a Leonardo, a opere come La Vergine nelle rocce, insomma, che si dà uno spazio alla temporalità della natura e si utilizza la stessa temporalità per spiegare una verità, cioè che la natura si evolve nel tempo e che il tempo è più lungo molto spesso di quanto ci si immagina. E soprattutto si concepisce il bello come mutevole, come mutevole percezione del rapporto tra il soggetto e la realtà, quindi il bello che muta a seconda della percezione. Qua si aprirà poi all'idea anche dell'arte al servizio, diciamo, di un'opinione pubblica, e quindi si passa alla nascita del critico d'arte in qualche modo.
Io adesso ne cito alcuni rapidamente, ma ce ne sono migliaia di questi testi, non ci soffermiamo su tutti perché se no facciamo notte, e banalmente per farvi ragionare su la quantità di saperi e di nuove considerazioni che l'illuminismo ha portato, o meglio, i filosofi del Settecento hanno apportato sulla coscienza dell'uomo settecentesco. E poi c'è quell'enorme bestia che è il contratto sociale. 1762, contratto sociale, che è di fatto è un grande trattato teorico di filosofia politica che discute sulla natura morale ed etica di un governo e soprattutto di un moderno corpo politico repubblicano capace di tenere insieme i diritti dell'uomo e i diritti della collettività. Ecco, questa è la grande sfida quando si apre il laboratorio della modernità partendo dall'idea dei diritti dell'uomo, ovvero riuscire a trovare quell'equilibrio, quel bilanciamento tra diritto dell'uomo, dell'individuo, del singolo, col diritto e i doveri rispetto alla comunità. Tra l'altro problematiche che, come vediamo, sono nate negli anni 50 del Settecento e che tuttora di fatto non abbiamo trovato una soluzione e probabilmente non si ritroverà mai. Se posso dalla notte dei tempi che questo viene Esatto. La proposto. soluzione che daranno gli illuministi europei sarà la nascita della democrazia rappresentativa. Sì, se posso io lo definirei il governo rappresentativo, che questo è un po' anche il mio campo, democrazia, Sì. storia delle dottrine politiche. Manin, studioso francese, appunto lo chiama il governo rappresentativo, perché i illuministi, anche i padri, come dire, dell'America, i padri fondatori, guardavano più alla Repubblica Romana, sapevano cos'era la democrazia di Atene, la tenevano lontana. Se vogliamo, è un governo liberale. Poi nell'arco dell'Ottocento e Novecento si è molto democratizzato. Infatti noi oggi viviamo in una democrazia liberale. Secondo me, dico la parentesi di oggi, il grande problema di oggi è che la nostra società non ci riconosciamo più il nostro modello, ci spaventa quelle cose che sono liberali, però dobbiamo sempre tenere conto che la nostra è una democrazia liberale, quindi votiamo dei rappresentanti, non è appunto un'assemblea dove tutti quanti ci riuniamo, alziamo la mano. Piccola parentesi, scusami. No, ma anche questo si collega molto sul discorso che faremo, perché quando noi analizziamo le parole che utilizzano questi pensatori, poi vedremo, quando parlano di repubblicanesimo, in realtà, ciao quarta dimensione, in realtà il repubblicanesimo che si intendeva nel Settecento era, diciamo, il tentativo di fare una partecipazione più larga possibile al governo rappresentativo, come dici, è il tentativo di trovare questa soluzione. Motivo per cui molti guardavano comunque all'Inghilterra monarchica come una monarchia repubblicana, che sembra un ossimoro, ma non lo è, soprattutto perché nella concezione dell'epoca il repubblicanesimo non si scontrava in opposizione alla monarchia, proprio perché indicavano un tentativo di ampliare sempre di più la partecipazione all'attività politica. E di Anche che, questa se posso, scusami, dopo vai, Carlo vai. II, se non mi ricordo male, chi governa di fatto in Gran Bretagna è il Parlamento. Questa è la grande, come Esatto. dire, sicurezza. Poi è affascinante, non hanno la Costituzione, sarà un prodotto della Rivoluzione francese, E infatti però a mio avviso, forse come diceva, credo lo stesso Sieyès, diceva, che cosa il terzo stato diceva, non guardiamo il modello inglese perché è troppo, è un modello troppo atipico, va bene per quel mondo, non si può esportare, facciamo qualcosa di nuovo. E poi quello è sì, successo. no, ma infatti il modello inglese come governo misto ripreso, che poteva rappresentare il più possibile il modello romano di cui andiamo a parlare, il modello classico, era assolutamente guardato con grande positività, diciamo. Però, ad esempio, una delle note negative del governo inglese è che, tra l'altro, lo stesso Gaetano Filangieri andrà a criticare, che l'Inghilterra non ha una Costituzione vera e propria, ma si basa su un diritto consuetudinario, motivo per cui nella sua scienza della legislazione lui critica il modello, diciamo, questo aspetto del modello inglese, così come anche la Camera dei Lord, però tendenzialmente si guarda in maniera positiva in quanto monarchia repubblicana, diciamo, chiamiamola così. No, comunque molto interessante. Io adesso, siccome parleremo poi dei napoletani, ogni volta che c'è qualche riferimento che mi viene in mente mentre parlo lo do subito, così almeno anticipo qualche cosa di dopo. Poi dei delitti delle pene, Cesare Beccaria, il primo a teorizzare il processo accusatorio, l'abolizione della pena di morte, un grande testo che è stato
il capofila, no? Dei tentativi di riforma legislativa, che tra l'altro quindi edito chiaramente anonimo in Svizzera, iscritto all'indice dei libri proibiti perché assolutamente era una cosa inconcepibile, comunque uno dei grandi padri dell'illuminismo. Poi abbiamo Laocoonte di Lessing 1766, ovvero dei confini della pittura e della poesia, e qui c'è proprio il passaggio dal teorico al critico d'arte. Si apre il discorso artistico al tema della ricezione al pubblico, all'opinione pubblica, al confronto con chi lo osserva. Système de la nature di D'Holbach, 1770. D'Holbach rappresenta un grande illuminista radicale, assolutamente materialista, ateo, era uno di quelli che diceva che i re andavano impiccati con le budella dei preti, ecco, e lui infatti, diciamo, le sue teorie ispireranno poi le teorie più comuniste di Marx, di Proudhon, insomma, anche da questo punto di vista è un personaggio molto interessante. Histoire de l'Inde di Raynal, 1770, e qui c'è il primo scontro, poi vedremo ancora più potente, nei confronti dell'imperialismo europeo. La prima grande e durissima critica allo schiavismo. Qui nasce effettivamente l'idea che i diritti dell'uomo, il linguaggio dei diritti dell'uomo sono da applicarsi all'uomo, all'essere umano in quanto tale, e che questi diritti siano assolutamente inalienabili. Questo è un grande punto di vista, anche perché se noi andiamo a vedere l'anno in cui è stato pubblicato, 1770, gli anni 70 del Settecento sono gli anni in cui la tratta mercantile degli schiavi diciamo che esplode, raggiunge l'apice, quindi è proprio una critica contemporanea al mondo in cui vivere. Io di Raynal in realtà volevo anche leggervi, io qua c'ho dei testi perché sennò chiaramente mi perdo, c'ho un testo una parte di delle sue pubblicazioni che voglio leggervi per farvi anche capire la contemporaneità e la modernità del linguaggio che usano questi personaggi nel 1770. Raynal scrive: popoli liberi hanno cercato senza alcun rimorso di aumentare la loro fortuna sfruttando il sudore, il dolore e il sangue di quelli sventurati, riferendosi alla tratta degli schiavi, chiaramente. Che mostruoso sistema! La libertà è la proprietà di se stessi. Solitamente si distinguono 3 generi di libertà: la libertà naturale, quella civile e quella politica, vale a dire la libertà dell'uomo, del cittadino e di tutto un popolo. La prima di questa è il carattere distintivo dell'uomo. E questo lo scrive Raynal nel 1770, ma anche perché già Rousseau nel contratto sociale aveva definito l'essere umano in quanto libero e uguale nei diritti rispetto a tutti gli altri. E umanità e libertà viaggiano chiaramente insieme, e appunto Raynal è il primo ad applicare questa libertà anche all'essere umano della tratta schiavile, quindi dello schiavo. Adesso non l'ho inserito nella diapositiva, però c'è un famoso quadro di un deputato di Santo Domingo, quindi siamo nel contesto della Rivoluzione francese, appoggiato, quindi un deputato di colore, appoggiato subito dopo l'abolizione della schiavitù dall'Assemblea nazionale francese, appoggiato su un busto di Raynal, proprio per riprendere proprio la tradizione di questo grande letterato francese. 1771, 1776, 1795, Mercier, Gibbon e Condorcet. E qui parte il ragionamento sul tempo, sulla memoria, sulla temporalità, perché per la prima volta gli illuministi, i filosofi europei si inventano, diciamo, immaginano quello che è una trasposizione della realtà nel futuro, nel tempo. Nasce l'ucronia, esisteva l'utopia, quindi l'invenzione di uno spazio, un'isola, pensiamo a Thomas More, o la creazione di uno spazio ideale in cui realizzare un sogno utopico. E qui invece si realizza un sogno ucronico,
quindi qualcosa che dovrà avverarsi, dovrà avvenire. È l'anno 2440 di Mercier. È molto interessante da leggere, perché lui immagina di viaggiare nel futuro e di ritrovarsi nella Parigi del 2440. E la cosa interessante è che lui ritrova la Bastiglia. Lui scrive il testo nel 1771, morirà qualche anno dopo, se non sbaglio, adesso non mi ricordo, e la Bastiglia diventa il grande tempio della clemenza, dove venivano insegnate tutte le lingue del mondo, proprio perché ha un carattere che connota questi pensatori, è proprio il carattere del cosmopolitismo, cioè, poi vedremo, l'idea cosmopolita di un essere umano che riconosce la sua esistenza all'interno di un territorio, di una patria, lì dove c'è la libertà. Vedremo ubi libertas, ibi patria. Però fa molto riflettere questa concezione ucronica del tempo, e dà anche molta responsabilità all'uomo, perché nel momento in cui si rende conto che l'uomo è immerso nel tempo e che il tempo stesso plasma la realtà, a questo punto l'uomo si carica di una responsabilità etica non indifferente per cambiare la società nel quale vive. Le schisse di Condorcet, 1795, anche questa è una grande ucronia. Lui racconta la storia del mondo, le divide in diverse ere, e nella 10ª era lui scrive di un mondo dominato, le cui parole d'ordine di questo mondo sono, non ce l'ho da qualche parte, sono umanità, fratellanza, eguaglianza, armonia, filantropia. Lui si immagina un mondo dove l'illuminismo ha vinto sostanzialmente. Ma la cosa divertente, la cosa che fa riflettere di queste riflessioni di Condorcet, che immagina questo mondo dove l'illuminismo è trionfante, è che lui scrive questa era nel 1795, mentre si trova nelle carceri del Comitato di Salute Pubblica di Parigi. E questa è la cosa che fa molto riflettere. Lui morirà in carcere durante il periodo del terrore, e quindi immaginerà un futuro nel quale il terrore si sarà superato e nel quale l'illuminismo avrà trionfato. L'eredità della rivoluzione francese cercherà di appropriarsi dell'illuminismo attraverso la grande esaltazione di personaggi come Rousseau, ma si tratta di un'esaltazione assolutamente politica, motivo per cui la maggior parte dei pensatori illuministi, in questo caso Condorcet, ma anche tutta la sua scuola, parleremo dopo di Olympe de Gouges, verranno ghigliottinati tutti quanti. Lui aveva anche teorizzato il linguaggio dei diritti della donna, lui scriverà anche tantissimo di diritti delle donne, perderà la testa chiaramente, proprio perché la rivoluzione rappresenta un avanzamento, ma anche dal punto di vista della filosofia illuministica un arretramento all'interno del terrore, perché il terrore non è altro che quello squilibrio che gli illuministi avrebbero voluto tra i diritti degli individui e i diritti della comunità, tutto a favore dei diritti della comunità, del pensiero del popolo inteso comunità collettiva finale, dentro al quale l'individuo deve rinunciare alla propria individualità. Sarebbe interessante poi fare una live su questo tema, appunto. Quindi il terrore, Robespierre, Sì. prendiamolo come non frutto dell'illuminismo, ma diciamo l'anti-illuminista. Sì, Molto interessante questa veduta. senza dubbio, ma c'è un grande scontro storiografico su questi argomenti. Jonathan Israel, che ha pubblicato una storia con Einaudi, storia intellettuale dei diritti della rivoluzione francese, sostanzialmente affibbia la colpa del terrore alla linea radicale dell'illuminismo francese. In realtà l'illuminismo è un fenomeno molto complesso. Assumerne soltanto la parte radicale conclusiva, in realtà la parte conclusiva appunto del terrore va a tradire molti degli ideali fondativi stessi dell'illuminismo moderato settecentesco del metà del XVIII secolo. Sì, Ma forse, comunque scusami, è sbagliato prendere l'illuminismo come blocco unico, monolitico. In esatto. realtà, come cercato di dire prima, già c'è l'illuminismo inglese, l'illuminismo francese, ma anche all'interno dello stesso Ma illuminismo anche all'interno, francese, esatto. Montesquieu, Rousseau, voglio dire, Io anche Voltaire sono...
sono pensatori diversi, hanno dei pensieri diversi, anche se ne condividono comunque, c'è grande dibattito in questo periodo tra di loro, si discute di queste tematiche, ci scrive lettere, c'è uno scambio epistolare fortissimo tra il mondo dell'illuminismo, chiaramente, perché i filosofi si rendono conto che iniziano ad assumere anche un potere intellettuale. Se pensi le grandi monarchie illuministiche, diciamo le riformatrici, Federico II, ma anche Caterina II di Russia, Gustavo in Svezia, sono tutti influenzati da questo potere culturale che si sta costruendo dei filosofi, perché grazie a una propaganda, soprattutto influenzando nell'opinione pubblica dell'epoca, chiaramente stiamo parlando di ceti comunque elevati, ma che comunque alla fine chiedevano una propria rappresentanza e soprattutto avevano una parte attiva nella società dell'epoca, anche se non politicamente spesso magari rilevante. Consigli di lettura, ogni tanto ne butto qualcuno. Vincenzo Ferrone, Il mondo dell'illuminismo, storia di una rivoluzione culturale. Questo era il testo del corso di storia dell'illuminismo che Vincenzo Ferrone teneva qui a Torino. Lui è un genio, cioè nel senso non si può dire niente dal mio punto di vista. Se c'è qualche studente di storia dell'Università di Torino e ha ancora la possibilità di fare qualche corso con lui, lo faccia, perché è complicato, è molto complicato, ma ne esci con una consapevolezza della società di antico regime e della rottura del mondo dell'antico regime che è davvero inebriante da un certo punto di vista. Bene, iniziamo un po' nel vivo. Questo era per descrivere il mondo culturale dell'illuminismo in cui ci stiamo muovendo. Un elemento fondativo molto importante in questo dibattito del cittadino soldato sono gli scavi archeologici, cioè la ripresa del mondo neoclassico. 1738-48 vengono riportate alla luce gli scavi di Pompei ed Ercolano. Contemporaneamente si avvia questa grande ripresa degli ideali classici del passato, sia nel campo artistico ma anche nel campo della riflessione politica. Abbiamo già parlato di questo. La ripresa dei valori dell'antichità romana e greca all'interno del dibattito politico ha influenzato tutti i pensatori dell'illuminismo. La ricerca di una maggiore rappresentatività del governo e soprattutto la ricerca di un'emancipazione all'interno degli stati, della formazione delle nazioni, guarderà sempre con un occhio al mondo classico, anche a livello militare guarderà al mondo classico, nell'organizzazione delle varie formazioni. Le formazioni militari della Repubblica Napoletana si organizzeranno in legioni, anche a livello propriamente dialettico, a livello di parole, si richiamano direttamente all'esperienza repubblicana romana. Sposto anche solo il concetto proprio di cittadino soldato, che è un concetto puramente classico. Esattamente. Riprendiamo adesso dallo spirito delle leggi. Montesquieu, 1700, adesso non mi ricordo se è 40 e qualcosa. 48, grazie. Sì, tra l'altro, vabbè, 48. Riflessione sullo spirito libertario della legge e della separazione dei poteri. Lui riflette sulle 3 forme del governo che fino a quel momento avevano caratterizzato nella sua visione, diciamo, gli stati europei, ovvero il governo della Repubblica, la monarchia e il dispotismo. Queste 3 tipologie di governo avevano anche 3 facoltà, erano state rese possibili grazie all'applicazione di 3 principi fondamentali, ovvero per la Repubblica la virtù, per la monarchia era basata sull'onore e il dispotismo era basata sulla paura. Con la virtù si intendeva propriamente una virtù, questo per il pensiero di Montesquieu, poi si evolve e cambia l'idea di virtù, si evolveva intorno all'idea della virtù politica romana, della virtù civile, della partecipazione attiva alla cosa pubblica e all'amore della patria, in qualche modo, della Repubblica stessa. Lui scrive, critica in qualche modo in questo scritto che ho riportato appunto il tentativo
nell'esperienza di Cromwell di ricostruire una democrazia. Lui scrive nel Spirito delle leggi: fu uno spettacolo veramente bello il secolo scorso, vedere gli sforzi impotenti degli inglesi per stabilire la democrazia. Poiché quelli che avevano parte negli affari erano privi di virtù e poiché la loro ambizione era esaltata dal successo di colui che aveva usato più di tutti, questo è un riferimento a Cromwell, e poiché lo spirito di una fazione non era represso dallo spirito di un'altra, il governo cambiava senza posa. Il popolo, stordito, cercava la democrazia e non la trovava in nessun luogo. Infine, dopo una quantità di movimenti, urti e scosse, convenne riadagiarsi nel governo stesso che si era proscritto. Quindi lui scherza, diciamo, nel vedere questa esperienza inglese, sul fatto che non si fosse compiuta una repubblica, una democrazia, quindi una partecipazione ampia all'interno dei governi rappresentativi inglesi, perché erano personalità proprio prive di virtù, riferendosi alla mancanza di quelle virtù civili dell'epopea romana. Se posso, scusami, che è Vai. proprio un argomento della democrazia che mi prendi veramente dal vivo. Ma sì, ma infatti io l'ho scelto anche perché so che... Se non erro, per democrazia, qua quando si intende, non intendono quello che noi intendiamo noi, intendono quando si parla di democrazia in questo periodo si parla di quella antica, quella di Atene, cioè ovvero un governo democratico. Infatti anche Rousseau nel suo contratto sociale è fantastico, dice il governo democratico, la democrazia intesa come governo democratico è una follia, perché si dà al potere tutto al popolo sia di fare le leggi, che in teoria l'assemblea è quello che serve, ma anche quello di applicare, cioè del governo. E questa commistione di poteri porta alla follia, che sarebbe appunto la olocrazia, come la chiama anche Polibio, cioè il governo della folla, che è quello di Atene. Quindi quando si parla di democrazia, qui questi pensatori hanno il modello di Atene e veramente per questo appunto c'è bisogno di virtù. Un popolo che si dà le leggi, che si governa in modo saggio deve essere virtuoso, ma ovviamente nella realtà questo non viene. No, Scusami. infatti la grande critica che adesso giro sul concetto di virtù repubblicana, di virtù civile, che si lega appunto al concetto di repubblica e di democrazia ateniese di Montesquieu, viene presa e criticata proprio da Antonio Genovesi. Antonio Genovesi pubblica Nota allo spirito delle leggi, che è una critica, diciamo, al testo di Montesquieu, lo critica apertamente. Critica tutti i principi su cui Montesquieu aveva pensato di voler basare la propria tripartizione del governo, sostanzialmente. Lui dice: avrei voluto che il nostro autore, in questo caso Montesquieu, avesse definito un poco più precisamente che cosa intende per governo. Secondo, che si debba intendere per parola virtù. E terzo, che significa la parola onore. Quarto, che significa questa parola patria. Queste sono idee molto complesse, né egli le adopera sempre nel medesimo senso. Questa parola virtù è molto ambigua. Ella può significare l'umiltà cristiana, può significare un grande amore della libertà civile. Io chiamo virtù l'animo disposto a non invadere né violare i diritti di alcuno. Quindi qua c'è il dibattito appunto sui diritti dell'uomo che si lega alla virtù. Questa virtù è necessaria in ogni stato in cui governa, senza essa il governo discioglie la società naturale, senza la quale non vi è società civile, quindi senza il riconoscimento dei diritti umani, dei diritti dell'uomo e dell'individuo, non c'è una società naturale, non c'è una società civile. E qui l'altra grande critica sulla parola patria la vedremo successivamente, perché sempre Genovesi dice appunto che patria è una parola molto complessa da utilizzare, ma poi lo vedremo dopo. Ecco, arriviamo proprio al concetto della democrazia ripresa dai valori classici. Questo contratto sociale rappresenta un grande testo assolutamente dalle migliaia di critiche, migliaia di esaltazioni, migliaia di letture, interpretazioni, c'è chi ne dice quello che vuole, è di fatto un testo filosofico, un testo teorico che cerca di costruire una società nel quale c'è la costruzione di una società di uomini liberi ed uguali,
basata sul rispetto dei diritti dell'individuo e sull'equilibrio tra diritti dell'individuo e diritti della comunità. Lui cerca di costruire questo enorme costrutto filosofico, politico, per poi alla fine prenderci tutti in giro e dirci, prendendo il termine nel rigore della sua accezione, non è mai esistita una vera democrazia diretta e non esisterà mai. Non si può immaginare che il popolo resti riunito senza posa per occuparsi dei pubblici affari. Se esistesse un popolo di dei, si governerebbe democraticamente. Un governo così perfetto non conviene agli uomini. Punto, chiuso, e si mette da parte. Si mette da parte perché poi quando andiamo a vedere le esperienze di scrittura di una Costituzione di Rousseau, la democrazia e la democrazia diretta prende e non la cita neanche. Vai. Se posso, appunto, qua sta parlando del governo democratico, democrazia intesa come governo. Lui, appunto, quando intende l'unico modo per vivere di nuovo libero, uguali, come eravamo, come era il buon selvaggio, è vivere in uno stato democratico in cui l'uomo sia libero ed uguale. Non spendo altre parole, mi sono soffermato attentamente, troverete sul mio canale, ho fatto un intero video appunto su Rousseau, sul suo tema della democrazia diretta, che è stato il mio tema della mia tesi magistrale, quindi però ci tenevo appunto a ribadire che questo passo si tende molto a confondere, qua sta parlando del governo democratico, inteso quanto l'Assemblea di Atene, che fa le leggi e fa il governo. Certo. Per lui questo non si può fare. No, ma chiaramente non si può fare. Vabbè, qua c'è appunto il riferimento che sostanzialmente l'uomo è uguale per natura, tutti gli esseri umani sono uguali per natura, per accordo e diritto, quindi questo collegamento tra l'uguaglianza naturale degli uomini che lui cita nel contratto sociale, e soprattutto ha l'idea che non esiste un'umanità senza non esiste la qualifica di uomo senza la qualifica di libertà, e qui si lega l'idea di uomini in qualche modo uguali per natura e liberi per natura all'interno di una costruzione di una società giusta. Poi sicuramente tu sarai più preciso da questo punto di vista, però su questo concetto si lega anche moltissimo il concetto che si riprende per la costruzione del cittadino soldato, e soprattutto perché una grande parte del dibattito a questo punto diverrà sui diritti del soldato, ovvero i diritti del soldato in qualità di cittadino, perché il soldato deve essere cittadino dello Stato, della nazione, ma anche sui doveri di obbedienza dello stesso. Quindi qui c'è una doppia tensione tra i diritti dell'uomo e in qualche modo i suoi doveri nei confronti della comunità senza ledere la sua qualità di essere umano. Questo è un dibattito molto feroce che avviene all'interno del dibattito militare, perché da una parte chiaramente c'è la parte più, diciamo, propositiva a mantenere l'uomo, mantenere il soldato come una parte esterna civile, tant'è che le cariche civili e le cariche militari sono separate, c'è un dibattito sulla separazione delle due cariche. Molti degli illuministi dicono no, deve essere tutt'uno, perché il grande difensore della Repubblica, in qualche modo nel senso dello Stato, deve avere una propria coscienza civile oltre che militare, ma questo lo andremo a vedere. Idea di patria, ubi libertas ibi patria, questa è l'idea di patria del pensiero illuministico prevalentemente che vediamo in Francia, lo vediamo nella rivolta ginevrina del 1782, adesso precisamente mi sembra 1782, ovvero che un'idea di una patria cosmopolita, ovvero l'idea che la patria esiste laddove l'uomo si senta libero, esista laddove l'uomo è immerso in una società di liberi ed uguali, ancora riprendendo il concetto espresso. Senza libertà non c'è patria, non c'è un valore di patria. Io ho citato all'interno della diapositiva un dramma alfieriano, la Virginia, perché in qualche modo in questi pochi versi viene raccolto tutto lo spirito descritto in questa
in questo motto, ubi libertas sibi patria. Lui si chiede: va patria dove solo uno vuole ed obbediscono tutti? Patria, onor, libertà, penati figli, già dolci nomi, or di noi schiavi in bocca, mai si confia finché quell'un respira che ne rapisce tutto. E qua bisognerebbe parlare del testo della Virginia, in cui c'è questo grande conflitto tra un triumviro della Repubblica Romana, che cerca in tutti i modi di diciamo invaghirsi di questa giovane, che lo respinge, e alla fine lei si suiciderà sostanzialmente. Appunto, per descrivere anche qui, come vediamo, ci sono sempre una ripresa dei valori classici, ma questo termine patria verrà criticato nuovamente anche dall'illuminismo napoletano. Poi piano piano ci arriveremo, dalla Diocesina di Antonio Genovesi. Agli l'uomo patria fuorché nella Repubblica? Lui si chiede. Molti hanno detto di no, per ragione che chi non ha diritto all'imperio non ha patria, e questo diritto non si ha che nelle sole repubbliche e nei governi misti. Qua si intende sempre con repubblica l'idea di un'amplissima partecipazione a un governo misto, che sia una monarchia repubblicana o altro, chiaramente. Io li credo fuor di via. L'idea di patria, dice Genovesi, è un'idea molto complessa. Ella abbraccia tutti i diritti che gli uomini hanno nel corpo politico, qui corpo politico è un termine prevalentemente rousseauiano, e molte affezioni contratte per il luogo della nascita, per il clima del sito, per le amicizie, per le parentele, per le tombe dei loro avi, per la regione che forma il governo. Quindi dice, non c'è soltanto questo, c'è anche il territorio in cui si è nati sostanzialmente, ci dice. Quindi è un po' di nazione questa parte qui. Sì, perché noi la dobbiamo anche vedere nel tentativo della costruzione di uno Stato napoletano, che vedremo nel Settecento. 1733, 34 e 35, per la prima volta il Regno di Napoli ha un sovrano, Carlo di Borbone. Prima era una provincia dell'impero degli Asburgo, oppure degli Asburgo di Spagna, degli Asburgo d'Austria o dei Borboni di Spagna. Insomma, per la prima volta assume un'indipendenza, e c'è la necessità di dare una costruzione civile, di una nuova coscienza civile sul territorio, che poi avverrà tramite, come sempre avviene molto spesso, le nazioni si formano su tre principi, almeno nell'antico regime: il re, l'esercito e le leggi, in qualche modo la religione. E qui c'è proprio questo tentativo. Ecco, mettere insieme, quindi questa è la grande sfida dell'illuminismo, mettere insieme l'identità individuale e quella collettiva. Con collettiva si intenderà poi Rousseau, di fatto un'identità politica. Come avviene? Avviene tramite l'educazione nazionale, che appartiene agli uomini liberi. Questo ce lo dice nella costruzione delle considerazioni del governo della Polonia del 1782. In realtà la centralità dell'educazione per la formazione di un'identità collettiva, di un'identità politica legata a una Costituzione, a una virtù civile politica, viene già annunciata da Filangieri nella Scienza della legislazione. Ha una posizione centrale l'educazione in Filangieri. Bene, andiamo ora sul dibattito sulla guerra. Teorie sulla guerra, dibattito aperto. Dibattito aperto perché di fatto è un dibattito al quale gli illuministi... Se posso, scusami, che ho visto la data, ricordiamoci 618-648 c'è la guerra dei 30 anni. Esattamente. Giusto per dargli qualche notazione. Sì. Io adesso ho inserito Grozio sul diritto della guerra e della pace. Poi abbiamo il codice diplomatico del diritto delle genti di Leibniz, e infine le droits publics dell'Europe fondate sulle trattati. Questo perché questi tre testi, fondativi in qualche modo dell'idea del diritto, diciamo, di guerra, del diritto internazionale in senso giusnaturalistico, vengono ripresi all'interno delle enciclopedie. Vengono ripresi all'interno di una concezione della guerra iscritta appunto nelle teorie del diritto naturali delle genti. Vediamo che però in realtà, come possiamo dire,
il disciplinamento delle relazioni internazionali nel Settecento avverrà soprattutto attraverso questo grande testo di Hermère de Vatel, se si pronuncia così, Les droits des gens. Ecco, questo testo sarà poi la base nel diritto internazionale. In realtà il termine diritto internazionale nasce nel testo di Jeremy Bentham, ma non importa, già in Vattel è stato diciamo, il testo fondativo. Allora, innanzitutto, all'interno di questo importante testo, si nega l'idea che il vincitore di una guerra possa appropriarsi legittimamente di appropriarsi legittimamente di proprietà dei vinti o addirittura di appropriarsi dei vinti stessi. Quindi per la prima volta non si accetta l'idea che si possa avere tramite una conquista bellica un diritto di proprietà sui vinti. Ed è il motivo per il quale verrà poi anche ripreso fortemente da illuministi come Thomas Edison o Condorcet. Quindi critica fortemente l'idea della schiavitù tramite l'acquisizione del diritto di guerra. Inoltre lui avvia un interessante dibattito molto particolare, perché lui chiarisce una sorta di relativismo bellico, nel senso, lui per la prima volta intuisce l'idea che due nazioni, due stati, nel momento in cui si dichiarano formalmente guerra, siano belligeranti giusti, siano dei giusti nemici, quindi viene accantonata l'idea di una guerra propriamente giusta. Per questo una sorta di relativismo, ammettendo la piena reciprocità dei diritti di farsi la guerra da parte appunto di due belligeranti. All'interno di questo contesto, ricordando sempre comunque che non si ha diritto di legittimare proprietà sui vinti, all'interno di questo contesto esiste però anche l'idea del nemico ingiusto che sostanzialmente fa una guerra senza giusta causa, ma soprattutto senza formalizzare formalizzare tutto quel procedimento tecnico formale per aprire un conflitto. Quindi quello ius in bellum di fatto. E questo genere di nemico ingiusto viene condannato come nemico del genere umano, e in questo senso il diritto di guerra contro un nemico del genere umano è illimitato. Qui nasce già il concetto di nemico di genere umano, che poi verrà ripreso successivamente. Questa è una delle teorie. Poi abbiamo una teoria dell'equilibrio di potenza. Montesquieu, insieme a Hume sull'equilibrio del potere in questi anni, loro teorizzano l'idea che la pace in Europa possa essere retta dal bilanciamento del potere tra i vari stati, che questo bilanciamento possa garantire l'indipendenza e la libertà dei rispettivi popoli. È un'idea che verrà chiaramente molto criticata, soprattutto da Mirabeau e da Mably, perché dicono sostanzialmente, signori miei, non è vero, cioè non è vero che questa politica di equilibrio e di bilanciamento possa in qualche modo andare a impedire lo scoppio di nuove guerre in Europa, anche perché la politica di bilanciamento e di equilibrio era uno dei tratti fondativi dei trattati di pace di Utrecht del 1713, che posero fine alla guerra di successione spagnola. Ecco, forse non è uscito molto bene, dato che già nel 1720 scoppia la prima guerra e poi ci sono la guerra di successione polacca, austriaca, guerra dei 7 anni, insomma, è evidente. Però se posso, alla fine di queste guerre c'è sempre, come dire, si cerca sempre, le teste coronate cercano sempre comunque di accontentare un po' tutti, ci sposta un po' i confini, si ritaglia, non c'è, sì. Chi vince non è che vince e prende tutto e si impone, come dire, non è un 1918, ecco. No, quello sicuramente, però non ha garantito una pace più duratura di quello che loro si prospettavano dalla costruzione di idea di pace. Se noi pensiamo all'idea di pace perpetua dell'illuminismo. Allora, in questa foto c'è un gattino
perché non ho trovato nessuna immagine che ci rappresenti Mick de Cruz e quindi ho detto metto un gattino Ce lo che immaginiamo tendenzialmente, così, con questi 2 begli esatto, occhioni. che tendenzialmente piace al pubblico vedere dei gattini ogni tanto, quindi l'ho voluto inserire. No, ecco, l'idea della guerra giusta si riprende questo testo del 600, un testo molto particolare perché nella Nouveau Ciné si auspicava la creazione di un tribunale internazionale, cioè, scusami, di un'organizzazione sovranazionale tra stati che era dotata di poteri coercitivi e di conseguenza gli stati avrebbero dovuto rinunciare a una propria sovranità in nome della costruzione di questo ente sovranazionale. Come si Eh, formava, se posso? eh? Come si Come si sarebbe formava? formato? Sì. Eh? Sì, come si sarebbe formato, chi è che E lui dice che presiedeva? semplicemente andava formato questo grande ente che racchiudeva al suo interno i vari stati con dei suoi rappresentanti, ma che di conseguenza le proprie scelte poi dovevano andare a limitare le sovranità nazionali dei singoli territori. Sì. Tra l'altro, se noi pensiamo agli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana, noi scriviamo, e alla fine lo vedremo, che in nome della pace la Costituzione può andare a limitare delle proprie sovranità. Quindi non andiamo troppo lontano da un pensiero moderno. Eccolo qua, Saint-Pierre, questo si tratta di uno dei padri, diciamo, dell'idea del progetto di pace perpetua in Europa. Vediamo anche l'anno in cui è stato scritto, 1613 viene pubblicato. Lui presuppone un trattato di un'idea di unione tra stati che rende impossibile la guerra. Però questo progetto viene fortemente criticata soprattutto da Rousseau, perché è un progetto che si racchiude unicamente negli stati europei. Quindi Saint-Pierre, che è un abate, infatti lo vediamo che è un bel parroco, prevedeva la creazione di questa unione attraverso due cose: l'operazione di diciamo accordo tra i sovrani e soprattutto l'idea di unire gli stati europei. A quel punto l'aggressività di questo grande ente continentale si sarebbe spinta in un'aggressivà antiturca. Questa è la grande critica di Rousseau. Questo grande ente, ci sono due critiche: si sarebbe trasformato in un grande territorio in cui qualsiasi ribellione contro le monarchie istituite sarebbe stata repressa dall'unione di tutte le monarchie del continente europeo. Se pensiamo a quello che avviene tra il 1815 e il 1820, con la restaurazione, il congresso di Vienna, la Santa Alleanza, non ci andiamo troppo lontano, facendo un ragionamento chiaramente di ampio respiro. L'altra grande critica è che appunto si sarebbe trasformata in una grande confederazione di stati che avrebbe spinto la propria aggressività contro l'impero turco, l'impero ottomano, scusate. Sì. Continuiamo. Questi sono tutti grandi disegni che riprendono proprio l'idea della nuova Sirene, del Duca di Sully, di William Penn. Vedete che c'è un grande dibattito su come creare entità sovranazionali, sovrastatuali, come soprattutto rispondere a una grande problematica: non farsi la guerra in Europa. Guardiamo gli anni: 1713, finita la guerra di successione spagnola, qui siamo in mezzo alla guerra dei 30 anni, qui scoppieranno, se non sbaglio, la guerra dei 9 anni è già iniziata, 1689-96, una cosa del genere, insomma, le grandi guerre del Re Sole. 1710 siamo nel pieno ancora della guerra di successione spagnola, anche se si sta avviando comunque verso la sua conclusione, almeno per quanto riguarda il fronte italiano. Poi in altri
in altri continenti, in altri fronti, assolutamente no. Repubblicanesimo, una soluzione alla guerra. L'altra grande soluzione che cercano in questo grande dibattito gli illuministi, e forse anche la soluzione che noi reputiamo più convincente, è quella della formulazione di grandi repubbliche. Allora, innanzitutto questa diapositiva, scusate, è nata male, perché Bentham non è lo scrittore sul diritto della guerra e della pace di Grozio, di cui vediamo la copertina, ma probabilmente l'ho fatta ieri a luna di notte, quindi mi sono un attimo Tranquillo, non ti preoccupare. deconcentrato. No, il testo di Bentham è Progetto di pace universale e perpetua, gli anni sono giusti, 1786-1789, c'è l'idea qui della creazione di una grande corte internazionale di giustizia per dirimere le controversie. Però in questo caso Bentham non teorizza, come abbiamo visto prima, la creazione anche di un potere coercitivo dato dalla rinuncia delle sovranità nazionali. No, lui non inserisce nessun potere coercitivo per il rispetto di questa corte, ma l'unica clausola che inserisce è l'assoluta trasparenza e pubblicità delle decisioni, perché a quel punto sarebbe stato appunto un nodo che sarebbe dovuto essere sciolto dall'opinione pubblica dell'eventuale Stato repubblicano. Anche qui stiamo parlando sempre comunque di governi rappresentativi, cioè nel senso rimaniamo sempre in quest'ottica assolutamente. Quindi scusami, questo è il primo esempio che abbiamo di poter garantire la pace attraverso il diritto, quindi attraverso il poter giudiziario. Esatto. E ovviamente soltanto le repubbliche si possono parlare tra di loro, questo perché sono, come dire, virtuose, abbiamo un governo rappresentativo, esatto. Le monarchie è il tiranno, e il tiranno non può essere esatto, e soprattutto il grande cruccio della Repubblica di cui parliamo adesso, di cui parleremo a breve, che i pensatori illuministi lo sapevano, nella Repubblica il soldato è il cittadino, quindi colui che sceglie il proprio governo rappresentativo in qualche modo è anche colui che si carica del peso della guerra non condotta per il desiderio espansionistico, imperialistico o anche solo di affermazione di una dinastia. Pensiamo alle grandi guerre del Settecento, pensiamo a Federico II di Prussia che si prende la Sassonia all'improvviso, cioè nel senso questo è il quadro nel quale si muovono questi pensatori e che hanno visto e cui stanno cercando comunque di trovare una soluzione. Sento anche molto del Machiavelli, se posso, in tutto ciò. Sì, ma poi c'è una sorpresa su Machiavelli, ma non la dico. Va bene, niente spoiler. Per la pace perpetua, il grande testo di Kant, in cui ci sono 3 condizioni per la pace perpetua da dover rispettare, la formulazione di repubbliche, diciamo, tutte devono essere delle repubbliche, e il grande commercio che dovrebbe disincentivare a livello bellico, diciamo, lo scontro tra gli stati, perché a quel punto non conviene a nessuno. Però ecco, ho letto ultimamente un po' di articoli anche provenienti dal mondo di scienze politiche, del fatto che criticavano Kant della pace perpetua e dell'inattuabilità di questa pace perpetua, paragonandolo con i processi di globalizzazione dei mercati che stiamo vivendo in questi decenni. Ecco, se posso dire la mia in questo ambito, ci siamo persi l'elemento fondativo dei pensatori del Settecento, ovvero il fatto che la pace perpetua si applicasse lì dove i regimi repubblicani e dove vigeva il rispetto e la legittimità dei diritti dell'uomo, di una società giusta ed uguale, venissero applicati su tutto il continente, su tutto il globo, scusami. Non mi pare che gli esempi di Cina e Russia in questo termine possono essere delle critiche rivolte al testo di Kant, anche perché chiaramente siamo in un altro secolo. Condorcet, l'influenza della rivoluzione americana sull'Europa. Ho voluto scegliere un'immagine che rappresentasse Condorcet in carcere, proprio come critica
a quello di cui abbiamo appena detto, lui morirà nelle carceri parigine del terrore, condizione necessaria per garantire l'indipendenza dei popoli e la creazione di un tribunale internazionale. Anche lui si riprende a questa teoria, però fa una cosa, aggiunge un pezzo molto molto interessante che riprende da questo testo, ma che poi riannuncerà il 20 aprile del 1790, discorso all'Assemblea Nazionale che si sta per pronunciare alla dichiarazione di guerra al re di Ungheria e di Boemia, così come l'hanno definito, discorso all'Assemblea Nazionale in cui lui contesta il Saint-Pierre perché lui contesta il limitare la sovranità di una nazione al non poter dichiarare guerra, perché il principio di non ingerenza, e qua rientra proprio nei discorsi rivoluzionari di quel momento, il principio di non ingerenza è il fulcro appunto del discorso del diritto dei popoli di dotarsi di una Costituzione. Qui siamo quando pronuncia questo discorso nel 1790, siamo nel contesto in cui tutta Europa sta per dichiarare guerra, o l'ha già fatto, alla Francia, appunto per ristabilire i diritti di Luigi XVI, e quindi in questo caso Condorcet riprende l'idea che la violazione dei diritti di ingerenza di un popolo di doversi dare una propria Costituzione che ritiene la migliore per sé, a quel punto quell'ingerenza dà avvio al diritto di appunto intraprendere una guerra. Se posso quindi riassumere quello che abbiamo detto, allora abbiamo visto le novità. Uno, che per la prima volta il potere giudiziario, il potere del diritto nelle controversie tra stati, quindi lasciar perdere il potere della forza. Secondo, abbiamo visto questo applicabile agli stati che devono darsi forma di repubbliche, quindi non più le monarchie, ma intendiamoci, sono comunque oligarchie, sono le grandi famiglie, sono comunque le aristocrazie. Pensiamo all'America che è nata con la dichiarazione di indipendenza, è la stessa classe dirigente delle colonie, non è di certo un governo allargato di tutti quanti. E poi siamo anche alla fine, vediamo appunto la ricetta del mercato libero. Un libero mercato può, quindi una ricetta del liberalismo può garantire una pace, i commerci, ecco, e quindi abbandonando anche quella visione di età moderna della bilancia commerciale che ci si può arricchire soltanto con la guerra, anzi aprirsi ai mercati. Quindi abbiamo queste tre ricette: potere giudiziario, diritto, repubblica e libero mercato. Esattamente, ci sono queste tre grandi ricette. L'elemento principale della ricetta però è sempre un repubblicanesimo, una partecipazione il più ampia possibile del pubblico all'interno dei vari governi, con formule diverse assolutamente, con partecipazioni diverse, proprio perché qui entriamo nell'argomento principale. A quel punto nasce l'idea del cittadino soldato che fa parte di questa ricetta, per questo che è tutto un grande discorso che questi grandi pensatori portano insieme, il discorso dei diritti dell'uomo, i discorsi dell'uguaglianza degli uomini, il discorso del repubblicanesimo, il discorso della guerra, il discorso dei cittadini all'interno di un contesto civile, è tutto parte di un grande discorso politico che si conduce insieme, e sono tutti campi, diciamo vasi in cui scorre la stessa acqua sostanzialmente. Io adesso ho messo questa immagine perché il soldato della rivoluzione francese rappresenta per eccellenza, per la costruzione immaginaria anche successiva, l'immagine del cittadino soldato. Soldato per dovere e non per mestiere è una frase ripresa da Rousseau nelle sue considerazioni sul governo della Polonia, e in questo tema appunto in questo tema dei diritti dell'uomo si inserisce proprio l'idea del cittadino soldato in questo grande tema del repubblicanesimo dei moderni. Bene, innanzitutto
Gli anni del Settecento gli anni centrali del Settecento sono degli anni molto particolari, perché ricordiamo, per la prima volta c'è l'idea di darsi delle Costituzioni. L'esperienza della Corsica non è un'esperienza secondaria. Pasquale Paoli e tutta l'esperienza di costituzionalismo corso è molto importante, perché per la prima volta c'è l'idea della nascita di una nuova nazione, di un nuovo Stato, che a quel punto si deve scrivere delle proprie leggi, e questa è una cosa che non avviene prima in qualche modo, perché erano sempre riferiti a delle ipotesi di riforme, anche utopiche magari, però per la prima volta si ha la possibilità in Corsica, in Polonia, Rousseau in questo caso, di disegnare una nuova impalcatura statuale. E qui si vede l'applicazione del pensiero politico illuministico all'interno del disegno di questi grandi teatri costituzionali. Poi lo vedremo chiaramente nella Costituzione americana, in quella francese, però queste esperienze arrivano già qui negli anni 30 del Settecento, l'esperienza di Pasquale Paoli, che tra l'altro, se non sbaglio, viene formato nelle scuole militari di Napoli. Adesso non voglio sparare su nessuno. Progetto sulla Costituzione per la Corsica. Lui ci scrive, Rousseau, in questo grande progetto, ci sono diversi riferimenti al tema tra organizzazione militare all'interno di una repubblica. Il sottofondo, il sottotraccia di tutto il pensiero illuministico europeo, euroatlantico, perché anche negli Stati Uniti americano, è che l'idea delle truppe mercenarie non è più accettabile, innanzitutto. L'idea della divisione tra militare e cittadino non è più accettabile, e questo appunto lo vediamo proprio anche qui nella Costituzione corsica. Nessuno deve... Già Machiavelli aveva già aperto la strada in questo. Per questo anche qui c'è una ripresa di quell'umanesimo rinascimentale, anche umanesimo politico, ecco. Qui Rousseau ci dice che nessuno deve essere un magistrato per status, scusatemi, o un soldato per status. Tutti devono essere pronti a compiere senza distinzioni i doveri imposti dal loro paese. Nell'isola non deve esistere altro stato che quello di cittadino, e questo solo deve includere tutti gli altri. E questo è un concetto molto, molto illuministico, lo vedremo anche successivamente. L'abbiamo già visto prima in Reynal. Ci sono tre classi di diritti: il diritto dell'uomo, il diritto del cittadino e il diritto del popolo, e sono da rispettare in quest'ordine. Prima si è uomini, poi si è cittadini, e di conseguenza cittadino e militare non possono essere due vie parallele, devono essere insieme. Deve essere un cittadino e un soldato nel momento in cui lo Stato te lo richiede esserlo, e lo vedremo nelle Costituzioni questo. È il tipico esempio della ripresa repubblicana romana del buon come si chiama? Il dittatore romano che torna ad arare i campi dopo aver liberato la Repubblica. Fabio Massimo. No, cavolo, non mi viene in questo momento. Comunque l'ideale di questo dittatore romano, non si sa chiaramente se sia veramente esistito o se sia una costruzione identitaria del pensiero. Ci arriva l'aiuto. Furio Camillo. No, non credo. Prova a cercare intanto. Cerco io. Sì, anche perché è un pallino che ho da tempo. No, appunto, l'idea del fare il proprio dovere nel momento in cui la patria te lo richiede e poi posare le armi. L'idea che appunto il soldato deve essere subordinato al magistrato e deve considerarsi il ministro dei ministri della legge è importante che non ci sia. Qui ce lo ripete Rousseau.
ed è estremamente importante che l'esercito non sia uno stato a sé stante, ma un accidente dello stato di cittadinanza. Si inizia anche a ragionare chiaramente in termini di cittadinanza. Se la nobiltà avesse prerogative e distinzioni nelle truppe, gli ufficiali si crederebbero ben presto al di sopra degli ufficiali civili, ed è il motivo per cui ufficiale civile e militare non possono essere due entità assolutamente distanti, separate. Proseguiamo. Qui lui c'è tutta in questo grande progetto di costruzione della Corsica, c'è tutto un richiamo innanzitutto a come costruire uno Stato a livello economico, a livello di sostentamento. Molti hanno criticato, diciamo, l'idea che in questa Costituzione, in questo progetto, Rousseau avesse in mente un'idea autarchica dello Stato, chiuso dai contesti commerciali mercantilistici dell'epoca. In realtà lui fa queste considerazioni considerando, scusatemi il gioco di parole, l'idea, l'attualità politica dell'isola Corsica in cui era in quel momento, quindi un'isola ancora in guerra, circondata dalla flotta genovese o francese, il cui mercato era completamente chiuso e per cui doveva potenziarsi sul sostentamento delle proprie risorse territoriali. Lui ci dice che i contadini sono molto più legati alla loro terra di quanto lo sono gli abitanti della città. L'uguaglianza e la semplicità della vita di campagna esercitano un'attrazione su coloro che non ne conoscono altre, che li porta a non voler cambiare. Da qui la soddisfazione per il proprio stato che rende un uomo pacifico. Da qui l'amore per la patria che lo lega alla propria Costituzione. Qui c'è l'idea del collegamento, che è sempre una sottotraccia dell'idea del cittadino soldato, chiaramente, tra l'amore della patria e l'amore della Costituzione. In Filangieri lo vedremo ancora di più, perché nella sua Scienze della legislazione una parte fondamentale sarà reputata all'educazione, e in particolare all'educazione all'amor di patria, ma soprattutto scandagliato al legame nei confronti della legge e delle costituzioni, in qualche modo potremmo definire. La coltivazione della terra produce uomini pazienti e robusti, necessari per diventare buoni soldati. Quelli che vengono dalle città sono ammutinati e molli, incapaci di sopportare la fatica della guerra, si sciolgono durante la marcia, le malattie li consumano, combattono tra loro e fuggono dal nemico. Le milizie addestrate sono le truppe più sicure e migliori. La vera educazione di un soldato è quella di essere un contadino, e qui ci mette un passaggio in più. Quindi dice non c'è bisogno di un addestramento, ma la vera educazione del soldato è quella di essere un contadino. Diciamo dà più importanza a quel punto al mestiere della terra rispetto a quello del soldato. Hai trovato come si chiamava il dittatore? Credo che abbia proprio ragione, Marco Furio Camillo, che è stato 2 volte dittatore nella... Allora c'è ragione Marco Cencio. Scusami Marco, non mi ricordavo bene. No, comunque l'idea di questo contadino che viene richiamato a far parte, a ricoprire il ruolo di dittatore della Repubblica, come sappiamo un ruolo della durata di 6 mesi, se non sbaglio, all'interno della Repubblica Romana, sì, che lega su di sé tutte le cariche dello Stato, si accentrano tutti i poteri dello Stato, ma ha una carica temporale, gli può essere rinnovata, mi sembra solo una volta, se non addirittura non può essere. Comunque, non credo, dopo 6 mesi te ne andavi fuori, poi magari una seconda volta... non mi ricordo. E comunque l'idea è quella del buon Furio, a questo punto, che terminato il proprio dovere da dittatore, abbandona le cariche dello Stato. Quella è Cesare che se la fa infinita. Infatti, sì, vabbè, ma quella lì c'è una deformazione. Bene, passiamo alla costituzione del governo della Polonia. Siamo sempre Rousseau che cerca di costruire questo grande, tramite le costituzioni, cerca di trovare una soluzione a questo problema che, ripetiamo, è sempre l'idea del rapporto, del bilanciamento tra diritto dell'uomo, dell'individuo, e diritto della collettività, del corpo politico e della comunità. Io ho messo anche, lì dove mi sembrava più carino, delle parti in testo originale, perché a volte riflettere sulle parole che usano gli stessi scrittori è più interessante, però leggo in italiano perché il mio francese è molto scarso. Sarebbe un errore ancora più grave voler fare conquiste e darsi una forza offensiva. È incompatibile
con la forma del vostro governo, chi vuole essere libero non deve essere un conquistatore. Qui ci ricolleghiamo al discorso di prima, ovvero l'idea che non è compatibile un'idea di governo repubblicano inteso con tutto quello con cui abbiamo detto finora, con l'idea del conquistatore, delle guerre imperialiste, dell'espansionismo. Anche qui il fatto che si riprende anche in qualche modo il droit des gens, il fatto che non si ha diritti sulla conquista territoriale di nuovi sudditi, di nuovi cittadini, quindi non ha nessun senso avere una forza armata che voglia espandere i confini della propria repubblica. Nel piano che sto immaginando e che presto porterò a termine, l'intera Polonia diventerà bellicosa tanto per difendere la propria libertà dalle imprese del principe quanto da quelle dei suoi vicini. E oserei dire che una volta che questo progetto sarà ben eseguito, la carica di Gran Generale potrebbe essere abolita e riunita alla corona senza il minimo pericolo per la libertà, a meno che la nazione non si lasci allettare dai piani di conquista, nel qual caso non sarei più responsabile di nulla. Chi vuole privare gli altri della libertà finisce quasi sempre per perdere la propria. Questo è vero anche per i re e molto più vero soprattutto per i popoli. Qua si parla del contesto in quale anche qui nuovamente Rousseau non crea dei progetti scollegati dalla realtà, immagina una Polonia nel quale si debba difendere dai vicini. La Polonia verrà smembrata nel giro di pochi anni, tra l'altro, dai propri vicini, ma soprattutto l'idea del cittadino soldato, l'idea andrà a formare una Polonia bellicosa per difendere le proprie libertà dall'eventuale principe. L'idea della carica di generale è una sorta di dittatura alla romana, cioè nel senso nel momento un grande capo delle forze armate, se non sbaglio, che debba garantire la sicurezza della Polonia in quel contesto e poi abbandonare la propria carica, a meno che la nazione non si lasci allettare dai piani di conquista. E qui Rousseau tira indietro le mani e dice: nel qual caso non sarei più responsabile di nulla, perché per me chi vuole essere libero non deve essere un conquistatore. Molto bella la frase sulla libertà, che chi vuole privare degli altri della libertà finisce per privare della propria. E poi c'è il riferimento alle truppe, l'idea che delle truppe, degli eserciti permanenti non abbiano alcuno scopo se non per schiavizzare i cittadini, l'idea di schiavizzare i cittadini o di conquistare i paesi vicini devono essere estranei ai polacchi e alla Costituzione che Rousseau gli sta scrivendo. Lo Stato però, dice, non è assolutamente ingenuo Rousseau, non deve rimanere indifeso, lo so, poi un inciso, ma i suoi veri difensori sono i suoi membri. Ogni cittadino deve essere un soldato per dovere, quella frase che ho iniziato, con cui ho iniziato questa sezione dell'intervento, nessuno deve esserlo per professione. Tale era il sistema militare dei romani, tale è oggi quello degli svizzeri e tale deve essere quello di ogni Stato libero e soprattutto della Polonia. Non potendo pagare un esercito sufficiente a difenderlo, deve trovare questo esercito nei suoi abitanti se necessario. Una buona milizia, questa frase la leggo dopo. No, questo perché nei ragionamenti di questi filosofi c'è sempre al centro del dibattito che cosa? L'esperienza svizzera, soprattutto in Rousseau, l'esperienza olandese, quindi la creazione di questa grande repubblica che ha di fatto conquistato, colonizzato e si è espansa su tutto il globo. E poi chiaramente i romani è sempre una sottotraccia costante. Proseguo. Questa milizia, anzi no, scusate, una buona milizia, una vera milizia ben addestrata, è l'unica in grado di soddisfare questo scopo. Milizia inteso come la riunione dei miles, dei cittadini, quindi del cittadino soldato. Questa milizia costerà poco alla Repubblica, sarà sempre pronta a servirla e la servirà bene, perché alla fine si difende sempre la propria proprietà piuttosto che quella degli altri. Quindi fa vedere come il legame tra il soldato che si arma per la difesa del suo territorio sia un plus per la difesa, appunto, per la guerra
difensiva, parliamo sempre di guerre difensive. E qui, se Adesso posso, io c'è un doppio legame proprio al concetto proprio antico di cittadino-soldato, come in Grecia, esatto, ma anche alla stessa Roma, esatto, cittadino-soldato chi era? Chi si poteva armare a proprie spese, cioè l'oplita o anche il legionario, esatto. quello repubblicano, era colui che poteva pagarsi. Gli ultimi, se vogliamo, e qui sempre interessante anche il concetto di democrazia militare. Ma infatti, cioè, Accedere all'esercito ti fa accedere anche alla politica, infatti non è un caso l'Atene, la democrazia radicale di Pericle, quando è che emerge? Quando c'è la flotta, cioè quando l'ultima classe di censo, che erano i Teti, che erano sempre stati tagliati fuori dal mondo politico perché non potevano armarsi, entrano di fatto come soldati quando entrano come rematori. È sempre questo certo. concetto che Ma ritorna fino anche ai giorni nostri. infatti la grande traccia illuministica legata al cittadino soldato è che nel governo rappresentativo, nella Repubblica, nella partecipazione dei più, i cittadini che partecipano a questa Repubblica hanno il dovere di partecipare alla forza armata e questa partecipazione alla forza armata è il riconoscimento del proprio diritto di partecipazione all'attività politica. Cioè sono due cose strettamente correlate e lo vedremo perché nella Repubblica Napoletana del 1799 tutti coloro che hanno diritto di voto hanno il dovere di iscriversi nelle liste della Guardia Nazionale e idealmente anche all'interno della Repubblica Francese. La Guardia Nazionale deve essere composta da tutti coloro che hanno diritto di voto. È un legame fortissimo il cui dibattito inizia dagli anni 40 del Settecento e si porta fino ai giorni nostri, fino più o meno all'Ottocento, al Risorgimento, poi chiaramente cambiano le Ma se connotazioni. posso, quando è che c'è stato il suffragio universale maschile in Occidente? Dopo la prima guerra mondiale, Certo. cioè dopo che tutti quanti i maschi di una determinata classe d'età sono stati chiamati. Quando è che le donne, c'è stato il Certo, suffragio universale femminile? Dopo la seconda guerra mondiale, cioè quando, ma dopo che tutte certo. le donne sono state mobilitate nel fronte interno che sarebbe l'industria. E non è molto ideale, ma è un discorso realista, è così No, no, che no. sono A avanzati. questo discorso si lega tutto il discorso legato all'emancipazione politica dei cittadini, è tutto legato a questo discorso qui, è tutto un unico filo rouge che ci portiamo avanti e ci stiamo continuando a portare avanti perché è la nostra eredità, diciamo, politico-militare, ma attualmente dovrebbe essere la nostra anche dottrina in qualche modo militare. Ricordiamo che la leva obbligatoria in Italia è sospesa, non è stata cancellata e che anzi la difesa ai tempi quando era stata sospesa la più importante difesa politica della leva obbligatoria era stata proprio dalla frangia del governo, sì, scusatemi, dalla sinistra italiana, non perché militarista assolutamente, ma perché vedeva nella partecipazione politica attiva dei cittadini nell'esercito due cose. Numero uno, il riconoscimento dell'attività all'interno della Repubblica. Numero due, ma soprattutto, un fattore di deterrenza da eventuali colpi di Stato, colpi di mano di ufficiali militari. Dagli anni 60 del Novecento in poi abbiamo una sfilza di colpi di Stato di militari e quindi in qualche modo è più facile coinvolgere dei ranghi militari ben arroccati all'interno delle proprie posizioni, professionalizzati e che rappresentano al loro interno un'elite all'interno dello Stato, una mano a sé rispetto invece Un'oligarchia, possiamo anche dire. un'oligarchia militare rispetto invece a un'amplissima partecipazione dei cittadini nell'esercito e nelle forze armate. Ed è questo l'unico motivo per cui, tra l'altro, se pensiamo, già Rousseau diceva soldati cittadini ma non per mestiere, proprio perché vedeva in questo la garanzia dei diritti della cittadinanza, ma soprattutto la partecipazione stessa dei cittadini al corpo politico collettivo. I soldati, soprattutto quelli che lo sono per professione, non devono mai essere lasciati soli nella loro condotta e tantomeno devono essere incaricati di ispezionare i propri cittadini, devono sempre marciare e stare in corpo, sempre subordinati e sorvegliati. Non devono essere altro che strumenti ciechi nelle mani dei loro ufficiali. I soldati e gli abitanti diventerebbero nemici l'uno dell'altro. Questa è una disgrazia legata alle truppe regolari ovunque. Qua si tratta
della milizia regolamentata. Questi reggimenti sempre presenti ne assumerebbero lo spirito, e questo spirito non è mai favorevole alla libertà, quindi la formazione appunto di questa contrapposizione tra il corpo civile dello Stato e il corpo militare, che non è favorevole allo spirito libertario. Riprendendo i discorsi sulla milizia ben addestrata, popolare, cittadina, costa poco alla Repubblica, serve molto bene lo Stato. Ora leggiamo questo particolare testo, che non è di Rousseau, che ci dice: l'esperienza ha dimostrato che i principi da soli e le repubbliche armate ottengono grandi successi, mentre le truppe mercenarie causano solo danni. Una repubblica poi che si difende con i propri cittadini armati corre molti meno rischi di essere soggiogata da uno dei suoi cittadini rispetto a quella che si difende con mercenari esterni. Per una lunga serie di secoli Roma e Sparta vissero libere e armate. La Svizzera, in cui gli abitanti sono soldati, vive perfettamente libera. Qui questo è, vediamo se indovini, Machiavelli, è il principe di Machiavelli, che è paro paro quello che abbiamo appena detto di Rousseau, cioè l'importanza dei cittadini soldato, come sia a livello militare, che combattono meglio per la difesa del proprio Stato, della propria patria, e soprattutto l'idea che a quel punto non c'è il rischio di essere soggiogati da uno dei cittadini. E anche qui vediamo che il riferimento, la fonte di ispirazione rimane sempre quella: Roma, Sparta in questo caso, e la Svizzera. Questo è Machiavelli, il principe. Poi un altro pensatore, d'Holbach, l'uomo di guerra è ovunque un mercenario che non riconosce altri legami se non quelli che lo legano al suo comandante, si aggrappa alla patria solo come l'edera che a poco soffoca l'albero da cui prende i suoi frutti nutritivi. Questo è un altro pensiero. d'Holbach è un esponente di quell'illuminismo radicale, abbiamo già detto, materialista, ateo, le cui prese di posizione nel sistema naturale ispireranno, saranno fonte di ispirazione anche per Marx, per Proudhon, quindi si tratta di un personaggio particolare. Come dicevo, riprende un pensatore del Seicento, il quale diceva, è anche scritto da qualche parte, non mi ricordo dove, che i re andrebbero impiccati con le budella dei preti. Questa cosa piace sempre ripeterla. Quindi, ecco, un pensiero differente, proprio per far vedere come ci sia diciamo, molto dibattito, anche con prese di posizioni molto, molto diverse. Arriviamo ora alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Testo illuministico, uno dei testi illuministici per eccellenza. Riteniamo che sono per se stessa evidente questa verità, che tutti gli uomini sono creati uguali e sono dal creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti inalienabili diritti riprende Rousseau, dice che è assolutamente l'uomo non può togliersi l'idea, non può togliersi la propria umanità, il proprio essere umano. La vita, la libertà, il perseguimento della felicità, che per garantire questi diritti sono istituiti dagli uomini governi che derivano i loro gusti, vabbè, insomma, la conosciamo. Dichiarazione di indipendenza 1776, vediamo dal punto di vista dell'articolo 11 e 12, loro fanno questo gioco, questo confronto in questa dichiarazione, ovvero di fatto cosa fanno? Prendono il Bill of Rights inglese e dicono: noi, figlioli miei, andiamo per i fatti nostri perché avete disatteso la Carta dei diritti. Operazione che era già successa nel 1689 in qualche modo, perché il Bill of Rights del 1689, a cui si rifanno i padri costituenti degli Stati Uniti d'America, è strutturato in due sezioni. Una parte che illustra le nefandezze del sovrano, considerando che il precedente re Giacomo II, con l'assistenza di diversi cattivi consiglieri, bla 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 bla, ha tentato di sovvertire ed estirpare la religione protestante e le leggi e la libertà di questo reame, come, c'è tutta una sfilza di cose, il numero 5 è quello che interessa a noi, levando e tenendo uno stabile esercito all'interno di questo reame, senza il consenso del Parlamento e facendo acquartierare i soldati in modo contrario alle leggi. Poi c'è un'altra parte, la seconda, in cui sostanzialmente, correggimi se sbaglio perché questo secondo me è anche un po' soprattutto il tuo campo,
i lord inglesi scrivono quello che il nuovo sovrano Guglielmo III d'Orange e soprattutto la moglie, ricordami il nome, Anna. Non me la ricordo la moglie, mi ricordo che Perché in d'Orange, che realtà è scusa. Anna che viene incoronata, devono rispettare l'opposto, sostanzialmente, e pertanto i detti lord, per rivendicare ed asserire i loro antichi diritti e libertà, dichiarano a 6 e 7 che elevare e ottenere un esercito permanente all'interno del regno in tempo di pace senza il consenso del Parlamento è illegale e che i sudditi protestanti possono avere armi per la loro difesa conformemente alle loro condizioni e come consentito dalla legge. Questo è quello che scrivono nel 1689. È illegale mantenere un esercito in tempo di pace senza il consenso del Parlamento. I sudditi protestanti possono portare le armi per la propria difesa personale. Siamo nel contesto delle grandi guerre religiose nell'Inghilterra, dei Prima della Giacomo guerra Stewart. civile anche, cioè Esatto. nasce anche da lì. Giacomo aveva cercato in qualche modo di estirpare, di esautorare, di arrestare, via dicendo. I sudditi protestanti nel Bill of Rights dicono noi possiamo portare le armi. Gli americani dicono 11 e 12 avete disatteso il Bill of Rights, io adesso ho citato solo quelli inerenti al contesto di cui stiamo parlando, perché avete mantenuto tra noi in tempo di pace eserciti stanziali senza il consenso dell'autorità legislativa, senza il consenso dell'autorità legislativa di cui noi non siamo rappresentanti e quindi ci possiamo sentire anche esautorati. Egli ha cercato di rendere il potere militare indipendente dal potere civile e a questo superiore, i discorsi di Rousseau. Sull'articolo 7 del Bill of Rights si riprende nella Dichiarazione di Indipendenza americana l'idea che ogni cittadino deve poter avere le armi in casa, che ancora oggi è uno degli emendamenti più criticati dell'attuale Stati Uniti d'America, perché è quello che legittimizza in qualche modo il possesso delle armi nelle case degli americani. Se ho detto qualche imprecisione, confermami. Quindi vedete come c'è sempre questo discorso della complessità che nasce in questi anni, ma ancora oggi ne siamo assolutamente eredi. Dichiarazione della Virginia, Dichiarazione dei diritti, 1776, sezione 13, io cito, è una milizia ben regolamentata, composta dal corpo del popolo addestrato alle armi, è la difesa appropriata, naturale e sicura di uno Stato libero. Qui si dice che il cittadino armato è la difesa naturale di uno Stato libero, che gli eserciti permanenti in tempo di pace dovrebbero essere evitati in quanto pericolosi per la libertà e che in tutti i casi l'esercito dovrebbe essere strettamente subordinato al potere civile e da esso governato. Quindi l'idea che se tutti i cittadini sono iscritti in una lista, diciamo, di coscrizione e poi richiamati, soltanto nel momento in cui ce n'è bisogno, non c'è bisogno di avere un esercito permanente. Per gli Stati Uniti d'America ancora molto più semplice che per gli stati europei, sicuramente per una questione, diciamo, geopolitica anche. Avevano i loro problemi, ma ecco, almeno non stai confinando con la Prussia di Federico II o con la Francia di Luigi XIV, in qualche modo. Questi erano i discorsi su le costituzioni americane che dal punto di vista illuministico vennero fortemente criticate, sono tuttora fortemente criticate, perché nella Costituzione americana non viene mai citata la parola schiavitù. Una grande critica degli illuministi napoletani anche ed europei alla Costituzione americana è che accettano lo schiavismo. Questa è una grande problematica che la Costituzione si porta dietro, che la Dichiarazione di Indipendenza che si porta dietro, che non si applica sostanzialmente agli schiavi, alle donne e ai cattolici, chiaramente. Assolutamente sono figli di un'altra tradizione culturale e religiosa. Giusto? Esattamente, cioè, possiamo dire i padri fondatori sono di fatto pienamente europei, pienamente di cultura inglese, ovviamente imbevuti delle novità dell'illuminismo francese, però è quella la loro tradizione, sono anche imbevuti di cultura antica.
Assolutamente. Non è un caso che i palazzi del Congresso degli Stati Uniti è un grande edificio neoclassico, ma anche perché la tradizione del potere nella formazione degli stati, soprattutto del Settecento, ha sempre fondato le proprie radici nella tradizione culturale romana. E qualsiasi repubblica sorella nata dalla Rivoluzione francese e la Repubblica francese stessa ha una grande esaltazione della Repubblica romana. Addirittura grande esaltazione di chi? Dei grandi eroi della Repubblica Romana, Bruto e Cassio. Se pensiamo anche come è stato portato il fascio, sì, Assolutamente. il fascio Vittorio, sì, il fascio repubblicano romano di Uno dei Vittorio, che era il simbolo simbolo. dell'unione, della collettività, della Esatto. giustizia e soprattutto un'esaltazione di eroi che la tradizione romana non ha elogiato, perché hanno organizzato l'assassinio di Cesare, poi sono stati sconfitti da Augusto e poi tutta la tradizione storiografica successiva, vabbè. C'è l'esaltazione di Bruto e Cassio in qualità di grandi difensori dei valori civili della Repubblica e virtuosi delle virtù romane della Repubblica Romana. Quindi c'è tutta questa tradizione viene ripresa dalla Rivoluzione francese, viene importata nella Repubblica francese e in tutte le repubbliche sorelle. Dalla Repubblica di Alba, che è durata qualche giorno, che Marco Cencio, il nostro, che è già intervenuto, sicuramente apprezzerà, fino alla Repubblica Napoletana, ma anche alla Repubblica Romana del 1848-49, anche alle esperienze risorgimentali non soltanto europei, ma anche atlantiche. Guardiamo al Messico, guardiamo al Sud America, c'è sempre questa idea della ripresa dei valori romani, sia nella costruzione di repubbliche romane, repubbliche democratiche, rappresentative, governi democratici, sia nella costruzione di grandi imperi. Quindi c'è anche questo grande scontro, Che la no? storia di Roma è più che millenaria, puoi trovare di tutto dentro, È quindi stata sfruttata Roma sia come grande rappresentazione dei governi misti della democrazia repubblicana, sia come esempio di imperialismo, diciamo, e non è un caso che poi nel Novecento Hitler e Mussolini ne faranno un esempio per la costruzione dei propri regimi a livello identitario, iconografico e a livello di costruzione dell'immaginario. Vabbè, è molto interessante tutto questo. Alcune tappe della Rivoluzione francese, perché se uno non ha uno schema di tutte queste date, all'improvviso impazzisce. Allora, 5 maggio 1789, apertura degli Stati Generali a Versailles. Giugno, terzo Stato, si riunisce in Assemblea Nazionale, giuramento della Palacorda, proclamazione dell'Assemblea Costituente, e poi tra il 9 luglio e il 14 luglio avviene una grande accelerazione. Avviene una grande accelerazione perché a Parigi c'è il terrore che il re e il partito monarchico stiano organizzando una grande repressione parigina. C'è l'idea di una nuova notte di San Bartolomeo, sostanzialmente, di queste truppe mercenarie tedesche o comunque francesi, ma provenienti dal confine germanico, che stiano cercando, parlando di Torino da poco, che stiano cercando Parigi, e che quindi sia la necessità di difendere quanto ottenuto fino a quel momento, ovvero l'istituzione di un'assemblea costituente. Si organizzano rapidamente le milizie. Per organizzare l'ordine all'interno della città di Parigi nasce la Guardia Nazionale, una milizia borghese i cui colori sono sostanzialmente 3. Sono il rosso e il blu, che sono i colori della città di Parigi, e poi loro utilizzano anche in quel momento come simbolo di riconoscimento il verde, in realtà. Verde che poi verrà sostituito, dopo vedremo, con il bianco, simbolo della monarchia, per simboleggiare la ricostituzione e la riappacificazione con la monarchia francese. Organizzazione della milizia di Parigi per garantire l'ordine all'interno della città, presa della Bastiglia per prendere la polvere da sparo necessaria per la difesa di Parigi, ma non necessaria perché il re si riappacificherà con la città di Parigi. Ci sarà la nascita della municipalità di Parigi. Parigi non aveva un comune, nasce il comune di Parigi, di cui tra l'altro mi sembra che il primo sindaco, non so se fosse
proprio se no, non mi ricordo. In cui i cittadini parigini ridanno le chiavi della città di Parigi al re per sancire la riappacificazione e il ritorno all'interno, diciamo, della pacificazione. All'interno di questo contesto, Lafayette verrà nominato comandante della Guardia Nazionale, importante perché è esponente del partito monarchico, quindi una sorta di rivoluzionario americano, quindi è in grado di essere l'uomo dei due mondi, del mondo della rivoluzione, diciamo, americana, vista come una rivoluzione rappresentativa, democratica in qualche modo, e il partito monarchico vicino al sovrano, quindi il perfetto uomo che serviva tra i monarchici e in qualche modo le frange liberali, costituzionali della Parigi di allora, anche perché parlare ancora di repubblicanesimo è sicuramente molto, molto, molto prematuro in questo contesto. Quello che volevano fare adesso era una sorta di rivoluzione inglese, cioè fare un Parlamento. Esattamente, quella era la loro richiesta. E in questo contesto viene messo il bianco tra i colori di Parigi, il rosso, il blu e il rosso, e quindi nasce la bandiera francese. 26 agosto 1789, promulgazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. 22 dicembre 1789 si autorizza tutte le municipalità della Francia di dotarsi di una guardia nazionale. È un procedimento molto lungo e molto meccanicistico, diciamo molto complesso, grazie. La costruzione di questa guardia nazionale, perché è un nuovo ente fino a quel momento inesistente nella tradizione militare francese, e soprattutto è osteggiato chiaramente anche molto spesso. Velocizzazione degli eventi, non li riporto tutti gli eventi della rivoluzione francese, lo anticipo perché sennò qua stiamo una settimana, ma quelli più funzionali al nostro discorso. 21 giugno, fuga del re a Varennes. 20 aprile 1792, il famoso discorso di Condorcet sulla non ingerenza degli stati nei diritti dei popoli di darsi una propria costituzione. La Francia dichiara guerra al re di Ungheria e di Boemia. Tra l'altro, a livello di diritto internazionale, questa formula è molto particolare per due ragioni. In qualche modo c'è chi dice in una certa storiografia che venne utilizzato il termine di re di Ungheria e di Boemia e non di imperatore per cercare di far vedere come la Francia stesse dichiarando guerra unicamente all'Ungheria e alla Boemia, e quindi non coinvolgere l'intero impero tedesco, l'intero impero asburgico austriaco. L'altra formula, che in realtà è quella probabilmente forse anche più corretta, è che il nuovo imperatore Francesco II, non mi ricordo, non era ancora stato ufficialmente, formalmente incoronato imperatore, di conseguenza quindi depositava unicamente i titoli di re di Ungheria e di Boemia in quanto Asburgo. Arciduca d'Austria in teoria, però diciamo che quelli più importanti. 11 luglio del 92 l'Assemblea legislativa dichiara la patria in pericolo. 10 agosto del 92 l'assalto alle Tuileries, il re si rifugia presso l'Assemblea nazionale. Minchia, sono già le 11:30. Ok. 20 settembre battaglia di Valmy segna l'inizio dell'esperienza repubblicana francese, perché il giorno dopo verrà proclamata la Repubblica. 1 marzo scoppia l'insurrezione in Vandea. 23 marzo viene proclamata la leva in massa. 7 luglio nominato un comitato di salute pubblica, inizio del terrore. 27 luglio del 94, fine del terrore. All'interno di questo contesto, quindi, la Francia passa da essere una monarchia ad essere una repubblica. Alla destra vediamo una tipica rappresentazione dell'epoca della Francia repubblicana. Una Marianne, in questo caso, e vediamo che veste perfettamente gli abiti classici, perché il riferimento principale, come abbiamo detto, dell'ideologia repubblicana francese era la Repubblica Romana. Infatti vediamo una donna con i fasci littori, i simboli dell'unione nazionale, della collettività, della giustizia, la squadra con il pendolo, simbolo sia anche dell'eguaglianza, ma è anche un simbolo massonico, illuministico, tipico delle logge massoniche. Sulla massoneria potremmo fare
Sulla massoneria potremmo fare un incontro a sé per parlare della massoneria, perché Molto volentieri. molto differente io sono abbastanza appassionato di massonerie illuministiche. Noi siamo figli di un'esperienza italiana tutta particolare. Noi abbiamo un problema con la massoneria, che è stata la P2, e quindi abbiamo l'idea dei massoni che organizzano complotti in tutto il mondo. Abbiamo un'idea un po' deviata di questa massoneria deviata che c'è in Italia. Il procuratore Gratteri ne ha parlato di più volte degli scambi tra massoneria deviata italiana e 'ndrangheta, e questo coincide, diciamo, coinvolge direttamente quando studiamo la massoneria. Però la massoneria del Settecento e dell'Ottocento è un'altra massoneria. La massoneria italiana, la massoneria francese e la massoneria inglese hanno tutte delle loro tradizioni liberali, erano logge il cui scopo, il cui dibattito interni erano unicamente volte alla formazione di quella società di giusti ed uguali, motivo per cui società liberali, motivo per cui la massoneria inglese è una grande spalla della monarchia, del governo, e soprattutto non è una cosa nascosta essere un massone in Inghilterra. C'è tutta una ritualità. Ce l'hanno fatto pure una serie su Netflix che è uscita da poco. Chiaramente non è possibile partecipare ai dibattiti interni delle logge massoniche, ma si vede tutta la teatralità di questo rituale massonico che nasce appunto nel Settecento. Massoneria di cui facevano parte e carboneria in Italia nell'Ottocento, proprio per cercare di costruire l'identità nazionale italiana. Il risorgimento italiano è stato grandemente spinto dalla massoneria e dalla carboneria italiana, di cui i grandi protagonisti del nostro risorgimento facevano parte. Pensiamo a Giuseppe Garibaldi. Ma non è assolutamente la massoneria della P2, non è assolutamente un luogo di interessi mafiosi che le letture revisionistiche del risorgimento italiano hanno cercato più volte di coinvolgere. La massoneria, così come qualsiasi fenomeno storico, va storicizzato al momento in cui si vuole andare a parlare, quindi è tutta un'altra cosa. Ma mi fermo qui, perché sennò parliamo di massoneria. Prossima live. Lancia, la Francia repubblicana si sta preparando alla guerra, era già in guerra prima di proclamarsi repubblica. Puntata proprio sul suolo patrio. Esatto. Sopra vediamo anche il cappello frigio, simbolo della rivoluzione. Esattamente. L'altro grande elemento è il cappello frigio, il berretto frigio, simbolo della libertà donata dai padroni agli schiavi nella Repubblica Romana. Sarà quel berretto frigio che verrà posto nei grandi alberi delle libertà delle città italiane, delle repubbliche giacobine, proprio per significare la libertà acquisita da che cosa? Dalle monarchie dispotiche, oppressive, ma soprattutto da quello che i contemporanei francesi chiamano ancien régime, antico regime, proprio perché c'è l'idea che la rivoluzione abbia scandagliato tutto un sistema di valori, di principi, e che si abbia dato inizio a un nuovo modello moderno, per cui quello che prima è antico, appunto l'antico modo di governarsi, l'antico regime. E questo è appunto l'immaginario perfetto della Repubblica francese, che verrà trasmesso a tutte le repubbliche italiane poi successivamente nate. Nei vari dispacci, nei vari decreti di legge delle repubbliche giacobine c'è sempre una Marianne con il berretto frigio, il fascio littorio e la lancia, con scritto sopra libertà e uguaglianza, libertà e fraternità, libertà o morte. Insomma, rimane un elemento principale dell'iconografia rivoluzionaria, che da un certo punto di vista è sì francese, ma inizia a essere una rivoluzione europea, perché ci aderiscono tutti i grandi protagonisti rivoluzionari degli stati del continente europeo. Che, se posso, scusa, da antichista ricorda Atena Promachos, cioè Atena Esatto, delle quello. prime file, in questo senso qui, quindi c'è anche questo doppio filo con l'iconografia classica. Prego. Sì, al posto dello scudo c'è il fascio littorio e i simboli della massoneria e dei simboli illuministici. Lo sfondo non è assolutamente nulla, ed è il motivo per cui non si dà assolutamente nulla sullo sfondo, perché l'importante è la Marianne che difende il suolo, qualunque esso sia, delle proprie libertà. Proseguiamo. Posso, scusami, anche lì interessante il modello ateniese, cioè Atene con lo scudo plitico, cioè appunto con lo scudo dei cittadini e soldato, per tornare, certo, per tornare al concetto. nostra live. Ma c'è ancora qualcuno online, oppure siccome è tardi? Sì, sono belli.
Ma qualcuno che c'è online può dirmi cosa ha fatto il Napoli nel frattempo? Se me lo scrivete cosa ha fatto l'Inter. Ma ci sarà la Allora. mia censura per questo argomento. Riguarda il calcio in generale, ecco, non una partita in Vabbè, no, particolare. no. Io mi fa piacere parlare, quindi ho rinunciato a vedere l'Inter per Grazie. di storia. Faccio un po' come il legislatore di Rousseau del contratto sociale, ecco, Esatto, che deve comunque esatto. mantenere l'ordine. Esatto. Bene, all'interno del contesto della rivoluzione francese nasce quindi l'idea del cittadino soldato, del cittadino difensore della Repubblica, e lo vediamo come questa costruzione di pensiero che avviene attraverso l'istituzione della Guardia Nazionale, è in realtà una costruzione che ritroviamo già in precedenti autori, ma soprattutto questi autori, in particolare Servan, sarà protagonista diretto delle esperienze rivoluzionarie francesi. Andiamo però in ordine cronologico. Iniziamo da l'abbé de Bably, quindi anche qui stiamo parlando di un abate. Vediamo come comunque il dibattito sui diritti dell'uomo, nonostante abbia una sponda reazionaria fortissima da parte della Chiesa, abbia coinvolto al suo interno anche uomini del mondo clericale. Formato in un collegio gesuitico, intraprese la carriera diplomatica che si conclude nel 1746. Abbiamo già visto il trattato diplomatico sull'Europa dall'anno del 1740 e si dedicò poi agli studi accademici. Scrive questi testi sull'introduzione della morale della politica, sulla legislazione, sui principi della legge, sui diritti dell'uomo e del cittadino. È scritto nel 1758, viene pubblicato, perché si può pubblicare con la libertà di stampa della Dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 1789 e viene poi addirittura ristampato nel 91. E tra l'altro è un testo molto particolare perché ha una enorme diffusione in Italia. Con il fatto che viene pubblicato a nome di appunto Gabriel Bonneau de Mably, le censure della penisola italiana lo lasciano passare inizialmente. Quando si rendono conto del contenuto dei testi, soprattutto dei diritti e dei doveri del cittadino, attuano poi un regime più pregnante. Addirittura la traduzione dell'abate di Mably nel Regno di Sardegna nel 1789-90 da parte del gesuita, non mi ricordo il nome, comunque di un altro esponente della Chiesa, causerà un suo esilio, un suo confine all'interno di un monastero a Vercelli e soprattutto l'irrigidimento della libertà di stampa e della transitorietà dei testi dall'estero nel Regno di Sardegna. Sarà proprio un testo, diciamo, che avvierà una politica più intransigente a Torino. Ecco, il Mably scrive: da quando il nostro governo, per incoraggiare la pigrizia e la codardia, ha permesso la separazione delle funzioni civili da quelle militari, non abbiamo né cittadini né soldati. E qua si ricollega al discorso che abbiamo fatto fino ad adesso, quindi il grande dibattito tra le due sfere della società, la sfera civile e la sfera militare, fino a quel momento vissute come due sfere in qualche modo a sé. Abbiamo visto che Rousseau spingeva molto sull'idea che le funzioni militari dovessero essere due vasi comunicanti, e anche Mably lo ripete nel 1763. Ogni Stato in cui il cittadino non vuole prendersi la briga di essere un soldato deve infine essere governato da soldati o da coloro che hanno l'arte di farsi padroni degli eserciti. Quindi ancora qui abbiamo già ancora un'esaltazione dell'ideale del cittadino soldato. Le leggi non separino mai le funzioni militari da quelle civili, le truppe mercenarie sono datte solo al potere arbitrario e non possono essere associate a libertà. Quante disgrazie non hanno subito i vostri padri per aver separato lo status di soldato da quello di cittadino. Qui c'è un enorme affondo sull'esercito francese, su come si appoggiasse sulle truppe mercenarie. L'esempio dell'assalto alle Tuileries è tipico. Il re si difende con la guardia svizzera.
La prima cosa che farà la Repubblica francese dopo l'esautoramento dei poteri del re e la proclamazione appunto della Repubblica sarà quello di licenziare tutte le truppe mercenarie. Gli svizzeri, si tratta di, mi sembra un contingente di 18.000 svizzeri o 20.000 svizzeri, una cosa del genere, che si trovano nel sud della Francia, avranno la problematica di dover tornare in Svizzera e attraversare tutti i territori francesi. Non è semplice attraversare dei territori con 20.000 uomini logisticamente e a livello di approvvigionamenti, Poi i soprattutto soldati sanno come esatto, soprattutto procacciarsi. nel contesto della rivoluzione delle esperienze francesi del 1792. Pensiamo al periodo dei grandi disordini delle carceri francesi, per cui i cittadini armati entravano e uccidevano tutti perché c'era la paura della congiura aristocratica. Cioè non è un mondo semplice quello in cui questi attori politici si muovono. Il motivo per il quale quando arriva qualche reggimento in Svizzera, gli ambasciatori svizzeri cercheranno di vendere, gli ambasciatori presenti in Svizzera cercheranno di vendere questi nuovi contingenti ai regni adiacenti. Il regno di Sardegna cercherà di acquistarne un paio, ci sono un po' di diatribe in questo modo. Quando verranno di fatto massacrati gli svizzeri alle Tuileries dalla furia popolare, c'è un grande dibattito pubblico nell'opinione pubblica in Svizzera che andrà ad acuire l'odio tra gli svizzeri e la Francia, motivo per cui tanti mercenari, tanta professionalità, tanti soldati di mestiere, ufficiali di mestiere svizzeri aderiranno alle varie coalizioni antifrancesi proprio per rivendicare in qualche modo il massacro delle Tuileries. Servan è un attore principale della politica francese di fine Settecento, non è un figlio d'arte in qualche modo, capitano di un reggimento di fanteria nel 1772, sottogovernatore dei Paggi di Luigi XVI, nominato poi colonnello. Nel 1780, quindi prima ancora ci siano le grandi convocazioni delle assemblee degli stati generali, pubblica Il soldato cittadino. Da marzo a giugno nel 92 è maresciallo di campo e ministro della guerra. Grazie al suo operato abbiamo i licenziamenti del reggimento svizzero e delle guardie del re. Guardie del re è l'icona di quell'aristocrazia militare sciolta dall'impegno civile, perché è figlio di tutta l'aristocrazia militare intorno alla corte del sovrano, che doveva difendere il corpo del sovrano, quindi figlio di tutti quei cadetti che col mondo civile, diciamo con un'idea repubblicana, con tutte le virgolette che abbiamo fino adesso sciolto, rappresenta proprio la mano del sovrano sullo Stato. E non stiamo parlando di pochi uomini. Protezione del re posta sotto la Guardia Nazionale e abolizione delle pene corporali all'interno dell'esercito. Quindi è un attore politico principale nella costruzione dell'idea del soldato cittadino nella Francia monarchica, prima costituzionale, perché qui siamo in mezzo ancora alla Francia monarchico-costituzionale, e poi anche nella Francia repubblicana. Rinominato ministro dopo l'insurrezione del 10 agosto, quindi dopo l'assalto alle Tuileries, aderisce alla Repubblica, non è uno dei aristocratici emigrati, viene nominato tenente generale e comandante dell'armata dei Pirenei occidentali. Nel terrore viene arrestato e condannato, ma riesce a salvarsi. Reintegrato nell'esercito nel 95, presidente del Consiglio di Stato durante il consolato di Napoleone, nel 1807 viene pensionato per poi morire l'anno successivo. Non si goderà moltissimo la pensione perché muore l'anno dopo. Bene, il soldato cittadino è quello che un po' ha dato, leggendolo, fa comprendere le decisioni politiche di quest'uomo, l'abolizione dei mercenari, l'abolizione della Guardia del Re, la nascita della Guardia Nazionale, la protezione del re sotto la Guardia Nazionale, rappresentante della nazione, l'abolizione delle pene corporali. Infatti, nel 1780, innanzitutto il titolo totale è soldato cittadino
sulla maniera la più vantaggiosa del potere per la difesa del regno del paese della libertà. Del paese della libertà. Quindi qua già il titolo lascia sottintendere una certa sensibilità ai pensieri, alla filosofia dell'illuminismo intorno a tutto quello che finora abbiamo raccontato. Vediamo la società divisa in diverse classi. Il tema delle classi nella società d'antico regime è importante, è un termine che ritorna. In ogni di queste classi gli uomini sono diseguali, alcuni sono ricchi, altri sono deboli, alcuni comandano, molti obbediscono, ma in nessuna classe gli uomini sono più legati gli uni agli altri, più sottomessi, più dipendenti, più incatenati alla legge, ma in senso negativo in questo caso, che in quella dei difensori dello Stato. Lui farà tutto un discorso, penso di aver messo qualche altra citazione, ma si vede che non l'ho messa. Lui farà tutto un discorso sulla... sì, certo, c'è una grande influenza sulle idee nella lotta per l'unità d'Italia, Marcos dos Santos. Ne parleremo pian piano, adesso ci arriviamo, perché poi dopo la Repubblica Partenopea parliamo anche della Repubblica Romana, del 48, dello Statuto Albertino, parliamo un sacco di cose se non andate a dormire, dato che comunque sono già le 23:42. Cosa stavo dicendo? Ah sì, appunto l'idea del cittadino soldato, del riconoscimento dei diritti del soldato in qualità di cittadino e del punto che le due sfere civili e militari non devono essere separate. Abbiamo Guibert, lui non sarà un grande attore politico della rivoluzione perché, come vedete, muore nel 1790, comandante di reggimento, il padre era luogotenente generale delle armate del re, come si dice in Calabria, figlio d'arte sostanzialmente. 1785 viene eletto all'Accademia di Francia, 88 maresciallo di campo e ispettore della divisione di fanteria dell'Artois. Tra gli iscritti abbiamo Essai général de tactique, Défenseur du système de guerre moderne, tutti tra l'altro testi molto apprezzati da Federico II di Prussia. C'è un grande scambio epistolare su questi testi da parte di Federico II. E della force publique considérée dans tous ces rapports. C'è il dibattito sulla forza pubblica. I soldati, qua ho messo qualche parola in francese perché richiamano le esperienze rivoluzionarie. I soldati devono avere sete di guerra e i cittadini amore per la pace. L'égalité e la liberté sont les seuls droits du citoyen. Quindi la libertà e l'uguaglianza sono i diritti del cittadino. La subordinazione e l'obbedienza sono i doveri dei soldati. I soldati non possono avere gli stessi tribunali, le stesse pene o gli stessi oggetti di emulazione dei cittadini. I soldati devono avere un esprit de corps e di professione, uno spirito di corpo e di professione, mentre i cittadini devono avere solo uno spirito pubblico e nazionale. Allo stato attuale dell'Europa e dell'arte militare, desiderare un'armée citoyenne significa quindi aspirare a riunire principi ed elementi eterogenei. Significa tentare di fare ciò che non esiste in alcun popolo moderno. Qua abbiamo un passo indietro. Lui ha acquisito nella sua consapevolezza, nella sua sensibilità, tutte le eredità illuministiche francesi. L'amore per la pace, l'uguaglianza, la libertà del cittadino, però dall'altro lato si concentra anche sulla necessità, lui è un militare, si concentra anche sulla necessità del soldato di dover obbedire ciecamente agli ufficiali. E questo è figlio anche della sua esperienza umana. Da una parte c'è la sua consapevolezza ideologica, filosofica, figlia del mistico, dall'altro invece c'è la sua consapevolezza da ufficiale, da comandante, del fatto che nel momento in cui un ufficiale dà un ordine, il soldato deve rispettarlo. Qui è in gioco quel grande dibattito tra il diritto dell'individuo e del diritto dell'uomo, uno, il diritto del cittadino, due, e poi il dovere del cittadino, a quel punto divenuto soldato, di rispondere del proprio operato a dei tribunali militari, ma soprattutto dell'obbedienza a un ufficiale superiore. Dall'altra parte, però, lui in qualche modo metabolizza tutto il dibattito che è in corso sull'idea di cittadino soldato. Lo vediamo nel pezzo successivo. Allo stato attuale dell'Europa e dell'arte militare c'è questo desiderio di creare un'armata di cittadini. Questo testo esce nel 1790.
quindi si incunea precisamente nel dibattito politico della Francia dell'epoca. Significa di aspirare a principi ed elementi eterogenei, complessi, diversi, però significa anche tentare di fare qualcosa che fino a quel momento nessun popolo moderno era riuscito a fare. La Repubblica polacca, la Costituzione polacca di Rousseau non era mai stata applicata. Gli Stati Uniti sono molto lontani da quello che si intende in questo momento armata cittadina, soprattutto nel contesto degli Stati europei e soprattutto nella costruzione di una nuova coscienza civile, perché la tradizione statunitense è diversa dalla tradizione francese. Gli uomini dell'epoca sicuramente ne erano consapevoli. Entriamo ora nel dibattito vero delle costituzioni, perché poi è bello anche vedere come si applicano tutte queste sensibilità che vengono costruite per decenni e come trovano poi un posto nelle impalcature costituzionali degli stati nascenti, in particolare nelle dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino. Qui l'ho lasciato in francese perché la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino non si può tradurre, è bella così com'è. Anche solo guardate nella rappresentazione iconografica della dichiarazione, al centro delle due steli che rappresentano fisicamente che cosa? I comandamenti di Mosè sembrano quasi, con cui esce dettato dal divino. Abbiamo il fascio littorio, la lancia, il berretto frigio e in alto piramide e occhio tipico della dialettica illuministica. I rappresentanti del popolo francese costituiti in assemblea nazionale, considerato che l'ignoranza, l'oblio e la repressione, adesso come tradurre il mépris dei diritti dell'uomo sono le sole cause del malessere pubblico e della corruzione dei governi, quindi considerando questo vogliono esporre una dichiarazione solenne dei diritti naturali, inalienabili e aggiungono sacri dell'uomo. Naturali, riprendendo l'idea che l'uomo la natura dell'uomo si esplica, si qualifica in qualità di umano in quanto portatore di diritti per natura e per cui questo diritto, essendo per natura, è anche inalienabile. A presto, professore, ci segua quando vuole, tanto siamo sempre qua, sono sempre qua per discutere. Grazie ancora per aver seguito e a presto. Mi stavo dicendo, vabbè, sostanzialmente c'è la retorica illuministica e soprattutto l'idea che la dimenticanza e l'oppressione dei diritti dell'uomo sono le uniche cose che provocano il malessere della società. Continuiamo. Articolo 1. Gli uomini sono uguali, liberi ed uguali nei diritti. L'unica distinzione sociale non può che venire a essere fondata dall'utilità comune. Lo scopo di tutta l'associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Lo scopo dell'associazione politica, quindi del corpo collettivo politico, è la conservazione dei diritti dell'uomo. Instaura la retorica delle forze armate, perché la forza pubblica, vediamo, è l'unica, è quell'associazione politica che deve garantire la conservazione dei diritti naturali dell'uomo. Il principio della sovranità risiede essenzialmente nella nazione, nessun corpo, né individuo, né potere, né autorità può esercitare una sua sovranità. Nessun uomo può essere accusato, arrestato né detenuto se non nei casi determinati dalla legge. La legge non può stabilire che le pene strettamente ed evidentemente necessarie. Tutti gli uomini sono presunti innocenti. E qui è Cesare Beccaria. Questo lo metto soltanto perché bisogna metterlo, c'è niente da fare. Se si parla della dichiarazione dei diritti dell'uomo, se non parliamo di questo. Non... Articolo 11. La libera comunicazione dei pensieri e dell'opinione è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Cioè, prima ancora di dire che cosa è il diritto di fare, loro ti dicono che il diritto più prezioso è
quello della libera comunicazione dei pensieri. Tutti i cittadini possono dunque parlare, scrivere e stampare liberamente senza rispondere che dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge. La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino necessita di una forza pubblica, eccolo qua, una force publique, che riprende il titolo della force publique, 1789, Dichiarazione dei diritti dell'uomo, force publique, 1790, della force publique di Guibert. Questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità di pochi, ai quali è confinata, di quei pochi particolari ai quali è confinata. E qui c'è l'idea appunto di evitare la separazione tra militare e civile. Per il mantenimento della forza pubblica e per come si può dire, non l'istituzione amministrativa, non so come tradurlo, per la struttura amministrativa, insomma, è necessaria una contribuzione comune e indispensabile e dovrà essere ripartita egualmente tra tutti i cittadini in ragione delle proprie facoltà. Spesa pubblica? Spesa pubblica, sì. Delle spese dell'amministrazione, grazie, scusami, non mi veniva. E qui c'è l'idea della progressività delle tasse, idea che nasce dagli illuministi europei. Già Rousseau, ma già anche d'Holbach parlava della progressività delle tasse come elemento fondativo, che è di fatto la possibilità che ognuno debba contribuire allo Stato con quanto possa effettivamente farlo con la propria proprietà. Ecco. Giusto per riagganciarci ai dibattiti sulle progressività. 1790-91, adesso non mi ricordo precisamente la data, Déclaration des droits de la femme. Olympe de Gouges, che è una allieva di Condorcet, scriverà i diritti della donna e della cittadina, che poverina, non la citiamo mai, però lei scrive questa Costituzione rivolta proprio a Maria Antonietta. Vediamo che è copia e incolla di quella dell'uomo e delle situazioni in chiave femminile. E vedete come le mogli, i figli, le sorelle, i rappresentanti della nazione chiedono di far parte dell'Assemblea nazionale e proprio si riagganciano a quello che i loro diciamo conterranei di sesso maschile avevano scritto qualche anno prima sulla considerazione dell'ignoranza e dell'oblio dei diritti delle donne, che sono gli unici casi del malessere della società pubblica e della corruzione dei governi, i diritti naturali e inalienabili e sacri della donna. Richiamarsi incessantemente al loro diritto e al loro dovere, insomma, mettere nero su bianco che i malesseri della società nascono dall'ignoranza e dall'oblio dei diritti femminili. Chiaramente Olympe de Gouges perderà la testa durante il terrore, ma come il Condorcet chiaramente verranno eliminati appunto dalle frange più radicali della rivoluzione francese. Articolo 12. La garanzia dei diritti della femmina, della donna e della cittadina necessita di un'utilità maggiore. Certe garanzie devono essere istituite per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro a cui è destinato. Per l'entrata, per il mantenimento della forza pubblica e per le spese dell'amministrazione, le contribuzioni della donna e dell'uomo sono uguali. Loro hanno diritto, e il droit d'en avoir, e le devono avere dunque diritto a partecipare alla stessa distribuzione negli impieghi, nelle cariche, nelle dignità e nelle industrie degli uomini. Un testo per l'epoca molto avanzato, ma chiaramente non verrà ascoltato e poi perderà la testa.
Guardie nazionali e soldati della rivoluzione. Entriamo ora nel dibattito relativo a questa forza pubblica che deve essere istituita. Nel 1789 era nata solo come fenomeno parigino, quindi c'è la necessità di esportare questo sistema ritenuto affidabile, giusto e coerente con l'ideologia repubblicana intesa come la partecipazione attiva all'attività politica del paese, della nuova Francia costituzionale. 9 febbraio del 90, nessuna ordinanza può impedire ad un cittadino di accedere a qualsiasi grado militare. 20 settembre 90, nuovo sistema di promozione. Alexandre de la Metz, uno dei imputati, dice che il sistema delle promozioni dovrà essere il costume, diciamo, il modo per attaccare, per far aderire maggiormente alla Costituzione. Quindi c'è l'idea che la partecipazione attiva all'interno delle forze armate sia uno stimolo di adesione alla difesa dei valori costituzionali, alla difesa della dichiarazione dei diritti dell'uomo. C'è stata una richiesta? T'ho scritto io. Ah, ok. Alcune sì, ok. Andiamo avanti. No, non è un ordine di andare avanti, era solo No, che ma perché ci questa faceva sono... parte. Vedete come c'è la necessità nel 1790 adesso di attuare la Dichiarazione dei diritti dell'uomo al soldato. Quindi leggi sulle competenze dei tribunali militari, nessun uomo di guerra può essere condannato a una pena afflittiva o infamante senza un giudizio di un tribunale civile o militare, e il delitto deve essere comunque commisurato. Il militare diventa per la prima volta un soggetto giuridico in quanto prima di tutto cittadino. E questo non è un aspetto secondario, perché nella propaganda rivoluzionaria, nei territori di confine, in particolare io ho studiato il Regno di Sardegna tra il 90 e il 92 a Torino, vengono diffusi proprio interessanti dichiarazioni, proprio dichiarazioni des droits de l'homme e del soldato. Quindi vengono importati dei catechismi rivoluzionari per far vedere i diritti dell'uomo e del soldato dalla nuova impostazione rivoluzionaria, cercare in qualche modo di sobillare che cosa? I ranghi militari ai soldati, a richiedere quel riconoscimento giuridico che la rivoluzione aveva per la prima volta impresso ai soldati, le pene corporali ad esempio, quindi la possibilità di non essere puniti corporalmente, come abbiamo visto da Sévin. Guardie nazionali. A destra c'è un quadro di Napoleone Bonaparte in divisa della Guardia Nazionale, ma ne parliamo dopo. L'Assemblea autorizza i dipartimenti ad allestire Una citazione al film di Napoleone. Sì. Come diranno, non ha mai partecipato a quella orribile rappresentazione della ghigliottinazione di Maria anche lì che passeggia nella convenzione. No, ma terribile. Cioè, Ma poi lascia Maria perdere. Antonietta con tutta la chioma che si fa, ma una roba terribile, cioè nel senso, nessun senso. Vabbè, una guardia borghese sotto gli ordini della municipalità e dell'assemblea come contraltare all'armata regia, mantenere l'ordine sul territorio e la garanzia dei diritti costituzionali e della legge. Poteva far parte la cittadinanza attiva, e poi dal 91 c'è il regolamento delle guardie. Ecco, questo contraltare, noi siamo eredi di questa differenziazione tra una forza armata agli ordini di un'assemblea legislativa, in questo caso le guardie nazionali, e una forza armata agli ordini del re. Banalmente, nella nostra attuale Repubblica Italiana, le forze dell'ordine della polizia rispondono al ministro degli interni, mentre invece, questo per quanto riguarda la forza pubblica, mentre invece i carabinieri, essendo una forza armata, risponde al Presidente della Repubblica, risponde alle forze armate, quindi allo Stato Maggiore delle forze armate. Se c'è ancora il colonnellone Fogari ci confermerà. Quindi c'è proprio questa divisione delle forze armate, è un elemento cardine della salvaguardia dei diritti, del mantenimento della Costituzione e dell'impedimento di colpi di Stato e di rovesci, nonostante a volte l'Unione Europea fa cose particolari, perché ha chiesto tramite non mi ricordo quale emendamento, comunque che tutti i vari stati dell'Unione si adoperassero ad avere un'unica forza armata e quindi un'unica forza
di polizia, e quindi a quel punto di esautorare in qualche modo carabinieri o polizia di Stato dai rispettivi compiti. Ma in realtà nasce questa separazione proprio da qui, dall'idea di creare questi contraltari, di creare questi bilanciamenti per impedire rovesci e colpi di Stato, ed è una grande tradizione monarchica costituzionale, quella ad esempio di Mirabeau, quella di costruire un'impalcatura di Stato in cui il potere deve essere bilanciato tra assemblea legislativa e potere del re, perché da una parte c'è il dispotismo di uno e dall'altra c'è il dispotismo di un'intera assemblea. Quindi comunque il rischio di un dispotismo può essere può essere un rischio. Costituzione 1791, titolo quarto, articolo 1, sulla forza pubblica. È istituita per difendere lo Stato contro gli nemici esterni e assicurare il mantenimento dell'ordine e l'esecuzione della legge. Essa è composta dall'armata di terra e di mare e dalle truppe specialmente destinate al servizio dell'interno. È composta dai cittadini attivi e dai loro figli in stato di portare le armi, iscritti sulle liste delle guardie nazionali. Questo per la cosa interna. La Guardia Nazionale è formata, non è un corpo militare né un'istituzione dello Stato, sono gli stessi cittadini a essere chiamati al servizio della forza pubblica. Gli ufficiali sono eletti a tempo e nessuno comanda la Guardia Nazionale di più di un distretto, quindi per garantire per garantire un equilibrio, un bilanciamento dei poteri, un comandante di un dipartimento della Guardia Nazionale del rispettivo non può essere anche dell'altro. 10 agosto 1792 prese le Tuileries, Guardie Nazionali del Dipartimento di Marsiglia. I marsigliesi sono quelli più, diciamo, che hanno spinto al colpo di Stato l'insurrezione. E tutte le parti della forza pubblica impiegate per la sicurezza dello Stato contro i nemici esterni agiscono a nome del re, perché l'altro dal nome dell'Assemblea legislativa. Non si possono fare requisizioni forzate senza un decreto del potere legislativo. La grande rivoluzione dei corpi della Guardia Nazionale è che gli ufficiali sono eletti innanzitutto, tra l'altro. Insomma, e se non mi ricordo male, nell'Assembly Regime le cariche venivano comprate. Sì, assolutamente. Quindi questa è una grande apertura, la venalità delle cariche non è più consentita, è una grande modernità della Francia in questo senso. La forza pubblica è obbediente, nessun corpo armato può deliberare. Questo perché nel momento in cui un corpo armato, e questa è una tradizione che la storia romana ci insegna, può deliberare la scelta di un proprio generale, di un proprio ufficiale, chi lo dice che a quel punto un corpo di magari più dipartimenti decidono di unirsi e dire no, adesso il re è il mio generale, adesso il re... Un esempio di democrazia militare, ecco. Se guardiamo all'anarchia militare sotto l'impero romano, è tipicamente esempio delle legioni che a un certo punto eleggevano liberamente i propri generali come imperatori, quindi questo loro sono consapevoli, molto consapevoli di questa storia. Chi può essere cittadino attivo, quindi che ha diritto di voto? Importante essere iscritti nella propria domiciliarità nelle liste della Guardia Nazionale, quindi è un elemento imprescindibile. Se vuoi votare, se hai il diritto di voto, ce l'hai in base alle diverse altre disciplinamenti, ma soprattutto è elemento necessario far parte della Guardia Nazionale. Il voto, partecipazione militare. Non sono due cose inscindibili. Volontari e rivoluzionari immaginali e rappresentazioni. Questa parte è legata alle immagini, andiamo un po' più rapidamente. Bellissimo quadro che rappresenta la festa della federazione, il giuramento di Lafayette sulla Costituzione in qualità di comandante delle Guardie Nazionali. Rapidamente una rappresentazione iconografica, diversi elementi. Al centro vediamo Lafayette che giura, elementi cardini, la bandiera, chiaramente, la Costituzione che viene retta, e soprattutto il figlio a destra. Il figlio a destra
che si chiama George Washington, il figlio di Lafayette, rappresenta la partecipazione dei bambini a questa nuova monarchia costituzionale, una rappresentazione, una presenza anche ben rappresentata all'interno proprio dell'organizzazione della festa. A destra abbiamo la rappresentazione del potere clericale, in questo caso abbiamo il Talleyrand in abiti vescovili, fa molto ridere per tutta la storia poi successiva di Talleyrand. Il raggio in alto nel quadrato arancione rappresenta la partecipazione del divino a questa monarchia, a questa costituzione voluta da Dio. A sinistra vediamo le varie bandiere delle guardie nazionali, la partecipazione dei militari, delle guardie nazionali, dei militari, dei civili nelle guardie nazionali. In basso a sinistra nel quadro verde c'è un piccolo soggetto molto significativo, perché lui guarda l'osservatore. Vedete come anche l'arte si modifica per raccontare delle verità e non delle verità soltanto dal punto di vista biblico o di arte sacra. Lui guarda l'osservatore come per dire: finalmente siamo liberi, perché in realtà quel soggetto rappresenta un prigioniero della Bastiglia, e lo vediamo infatti con gli oggetti della sua carcerazione buttati finalmente lì sulle scale del finalmente libero. Ci sei ancora, che non ti vedo più? O sono da solo? Mi senti? Ah, ok, non ti vedo Mi più sono nel solo quadro. tolto perché sennò non si vedeva bene l'immagine. Ah, ok, Se no ok, posso ok. fare così No. e nessuno sì, ci fai vede. così. Dimmi tu. No, stiamo così. Ok. All'interno dell'immaginario, nella costruzione dello Stato, della nuova monarchia costituzionale, della Repubblica poi francese, il soldato assume un aspetto fondamentale. Il soldato, perché a fianco all'idea del soldato, noi vediamo un uomo in uniforme, in realtà lì c'è la rappresentazione della nazione in armi, dei cittadini che difendono la propria Costituzione, che difendono la propria patria, ma soprattutto che difendono la propria Repubblica, dei cittadini soldato. In questa rappresentazione dell'assedio di Lille è chiaramente esplicato, vediamo la partecipazione di un soldato, la partecipazione di un miliziano, la partecipazione di una donna, che scaraventano e si difendono tutti contro i soldati austriaci, che sono in una scena caotica di disordine, di distruzione, rappresentante anche il disordine dell'antico, il disordine diciamo del simbolico dell'antico regime dal punto di vista repubblicano, nel senso di diritti, della mancanza dei diritti dell'uomo. Alle spalle un miliziano festeggiante col cappello in aria, e alle spalle abbiamo una scritta che, se non sbaglio, sulla bandiera riporta appunto la scritta: anche i cittadini di Lille hanno diritto meritano la libertà. Ci deve essere scritta qualcosa del genere. Effettivamente, con la nuova epopea repubblicana, il soldato, la guardia cittadina, la guardia nazionale assume un aspetto rilevante nella nuova arte rivoluzionaria repubblicana, assume una propria soggettività, viene rappresentato maggiormente. Qua lo vediamo chiaramente, qua rappresentano i motti della rivoluzione, la libertà o la morte, però la rappresentazione, l'idea della cittadinanza in armi rivoluzionaria. Questo è un quadro rappresentativo di questa nuova arte, che nasce per rappresentare l'ideale della cittadinanza armata. Finalmente i principali protagonisti in questi quadri non sono i generali, non sono i condottieri reali, sono i soldati, che finalmente si vedono i volti. Nelle rappresentazioni artistiche d'antico regime, che ne so, nelle grandi guerre di successione austriache, molto spesso vediamo sì i soldati, ma sono parti per mostrare che cosa? La gloria del re che sta vincendo una battaglia, è lui il soggetto principale. Qui il soggetto principale è la Guardia Nazionale, che si unisce ai reggimenti dell'esercito dopo la leva in massa, dopo la patria in pericolo, per combattere l'invasione tedesca. E questa Scusami, sì. Qual è la Guardia Nazionale, i soldati in questo quadro? Cioè, i primi a destra sono i soldati e dietro, accanto, abbiamo sullo sfondo. Qui è una rappresentazione del disordine anche militare dell'epoca, ma perché l'organizzazione dei contingenti è molto plateale. Allora, abbiamo banalmente l'osservatore vedeva che cosa? Innanzitutto la partecipazione dell'abito blu tipico della Repubblica francese. Poi abbiamo dei volontari armati soltanto di fucili,
oppure armati soltanto di picche ancora. Questo perché vuole mostrare la difficoltà della Francia ad armarsi nel momento in cui c'è la partecipazione di tanti volontari. In realtà la Guardia Nazionale, soprattutto inizialmente, siccome era una guardia interna, i soldati della Guardia Nazionale non avevano l'obbligo di indossare la divisa, non avevano neanche la divisa e lo Stato non aveva la capacità monetaria in quel momento di acquistare la divisa per tutta la cittadinanza che avrebbe dovuto vestire la Guardia Nazionale. Vediamo a fianco, a destra, delle uniformi bianche, perché sono le uniformi del vecchio esercito regio in realtà. Non c'è un momento in questi anni in cui si buttano via le uniformi degli reggimenti reali, perché non si sarebbe potuto allestire il nuovo esercito, non c'erano soldi, non c'erano stoffe e quindi molto spesso vediamo uniformi bianche che si alternano a uniformi blu, tipiche delle guardie nazionali, tipiche dei nuovi eserciti repubblicani. E questo quadro vuole proprio costruire l'identità immaginaria di questo periodo, l'identità immaginaria dello sforzo dei cittadini francesi. Nasce l'idea dell'élan, dello slancio anche militare, guerresco, dei cittadini che si buttano all'assalto alla baionetta. La baionetta è un elemento fondamentale della rivoluzione ed è un elemento iconografico fondamentale. Nei grandi quadri della rivoluzione i fucili hanno sempre le baionette innestate, sempre. Proprio perché simboleggiano lo sforzo di che cosa? Del combattimento corpo a corpo, di dare e versare il sangue e la vita nel combattimento fisico diretto. Precedentemente i combattimenti corpo a corpo erano molto rari, in realtà si cercava comunque di evitarli. La nuova ideologia di guerra della Repubblica Francese in realtà è una guerra di massa in cui si sfonda, cerca sempre più spesso di sfondare il fronte alla Anche baionetta. perché se posto i cittadini non erano così addestrati come i professionisti, quindi No, si certo, cercava sicuramente. come dire, superare il disagio tecnico con una forte dose di coraggio. E tra l'altro la costruzione identitaria del rivoluzionario avviene anche negli anni successivi, perché questi quadri qua in realtà sono i quadri che Luigi Filippo d'Orléans dagli anni 30 utilizza per cercare di costruire l'Histoire de France, quindi la grande opera di collezione, di costruzione dell'identità della Francia, passando anche attraverso i momenti della rivoluzione e mostrare l'identità del rivoluzionario. Le bandiere sono un elemento imprescindibile della iconografia rivoluzionaria. In questo caso vi ho proposto 2 bandiere italiane, ma potevano essere anche delle guardie nazionali o degli eserciti repubblicani. La Legione Lombarda era composta da quei volontari italiani che hanno seguito l'esercito rivoluzionario a fianco delle armate francesi. Vedete i motti, libertà e uguaglianza, ma anche i doveri, in questo caso subordinazione alle leggi militari, fasci littori, berretti frigi. In questo contesto vediamo 2 ufficiali, un ufficiale, anzi, è un soldato della Guardia Nazionale, è un generale della divisione, scusatemi, della Guardia Nazionale, un volontario, in questo caso c'è anche scritto, perché si avvia in questi anni di farsi rappresentare con gli abiti della Guardia Nazionale. Cioè farsi rappresentare con gli abiti della Guardia Nazionale o comunque delle Forze Armate e diventa per tutti un momento di costruzione identitaria di se stessi, perché attraverso quell'abito si mostrava che si era un cittadino attivo della propria Repubblica, che si era un citoyen della Repubblica francese e quindi un personaggio, un protagonista, un attore politico determinante nell'attività politica. Vediamo altre rappresentazioni, salto queste parti. La Guardia Nazionale parte per il settembre del 1792, dove c'è la bandiera francese in questo quadro ed era la statua di Enrico IV, adesso non mi ricordo, comunque il fondatore della monarchia borbonica, che è stata tolta dal Ponte Vecchio, dal Pont Neuf, è stato sostituito dalla bandiera tricolore. E vedete come anche in questi quadri l'elemento militare, guerresco, l'elemento della Guardia Nazionale, del cittadino soldato è fondamentale, è principale, è il soggetto principale, quello che poteva essere il soggetto importante, ovvero il sindaco di Parigi, e si vede a malapena perché quell'uomo a cavallo che saluta la folla dietro la Guardia Nazionale e tutta la concentrazione della folla non è sul sindaco, ma è sui cittadini soldati che stanno andando nel settembre del 92 a difendere la Repubblica. Vedete? Quadri, battaglia di Fleurus, certo c'è il condottiere, ma
l'apporto dei militari come protagonisti delle battaglie è fondamentale. Tra l'altro, a sinistra di De Maurier, sul cavallo bianco, c'è come commissario politico della Repubblica Francese nell'armata, c'è Saint-Just, che poi sarà il protagonista. È quello con il cavallo impennante o quello dietro sul No, cavallo è quello marrone? dietro col cavallo marrone. Ah, perfetto, Con ok, sì, il sì. tricolore. Sì, perché tra l'altro il quadro politico, militare e civile si mescola a tal punto per la paura che l'Assemblea legislativa e il governo invierà dei committenti civili all'interno delle armate che devono sorvegliare, diciamo, l'operato e dirigere le questioni militari in base a quello che l'Assemblea nazionale dichiara essere degli obiettivi politici. Ma il Comitato di Salute Pubblica? No, qua Siamo nel terrore? qua ancora non siamo nel terrore. Ah, ok, scusami. No, qua ancora siamo sempre nel 92, se non sbaglio. Vedete come anche qui Napoleone sì è certo al centro, ma i soldati rappresentano un elemento principale di questo quadro. Questo perché Napoleone voleva anche tramandare la propria immagine come condottiero militare, sì, ma soprattutto come grande veicolatore del consenso dei soldati, che non rappresentano i soldati, cioè i militari come un corpo esterno, rappresentano la nazione in armi in questo contesto. Il saluto romano è un chiaro riferimento chiaramente alla tradizione repubblicana romana. L'aquila poi simbolo... Siamo il giuramento degli Orazzi. Esattamente, Di sembra David. proprio una cosa del genere, è proprio una ricostruzione di questa ideologia. Ma vedete come i soldati assumono un aspetto principale. E poi, Consigli di se lettura... posso, comunque Vai. Napoleone si è sempre fatto anche identificare come un soldato, appunto, Sì, sì, nonostante fosse un imperatore, cioè a differenza dei suoi marescialli che erano più barocchi, usiamo questo termine, certo. lui sempre molto spartano, Certo. se vogliamo. Ma se pensiamo alla rappresentazione identitaria dei sovrani del 6-700, dei grandi sovrani assoluti, Luigi XIV, non è una rappresentazione che passa a volte anche dalle uniformi militari con una trascendenza del passato, sempre la tradizione romana. Quindi lo vediamo con i falsetti, la corazza e il gonnellino alla romana, diciamo, che non so il nome, non mi viene in questo momento. Però passa soprattutto attraverso la rappresentazione di corte, della famiglia, della dinastia al quale si era legati. La famosa frase «L'état c'est moi» di Luigi XIV non la applichiamo a un quadro di Luigi a cavallo che vince le battaglie, lo applichiamo al quadro di Luigi da seduto o con la gambina avanti, o comunque questa iconografia reale che non è propriamente un'iconografia militare. Ecco. Consigli di lettura: Histoire militaire de la France, una grande opera, ci sono 4-5 volumi se non sbaglio, del Ministero del lo chiamano ancora così a quanto pare in Francia. Des fins de la France, les Français de la guerre, le service militaire. Sono dei testi molto, molto carini. Tra l'altro questo qui si trova gratuitamente sul sito dell'Università di Rennes. Chiaramente sono in francese, non c'è la traduzione, quindi però sono gratis, questo è gratis e disponibile online. Ora passiamo alla questione napoletana, così andiamo verso la conclusione. C'è ancora qualcuno online che ci segue imperterrito? Bene. Sì. Come la vecchia guardia di Napoleone. Esatto. Continuiamo. Regno di Napoli, passiamo all'illuminismo napoletano. L'illuminismo napoletano non è... innanzitutto è una grande epopea illuministica, quella di Napoli, e nel Settecento. Le tappe della fondazione di questo regno. 34-35, finalmente Napoli assume una sua identità statuale, una sua indipendenza dai grandi schemi territoriali degli Asburgo, dei Borbone, che fossero di Spagna o d'Austria. Battaglie di Velletri, 1744, si sancisce il dominio politico sul Mezzogiorno da parte di Carlo di Borbone. Dominio politico, però, ricordiamo, sancito da alcuni trattati, per il quale, se avesse assunto su di sé la corona di Spagna, avrebbe dovuto rinunciare a quella di Napoli e di Sicilia. Questo era un canone, infatti poi sarà Carlo III di Spagna sostanzialmente. C'è la necessità quindi della costruzione di una nuova monarchia, di un nuovo Stato.
I problemi che si pongono gli intellettuali napoletani, quindi quello della fondazione della nazione, di come creare dei caratteri nazionali e di costruire un'identità collettiva e politica, problemi che rappresentano i problemi dell'illuminismo europeo di fatto. Coniugare l'identità collettiva, come si costruisce la nazione. In uno scritto di Pagano, dei saggi politici, nelle prime pagine, quando fa un'introduzione sulla storia del regno, lui dice che sostanzialmente c'è la necessità della costruzione di questa grande coscienza civile, ma anche perché geograficamente i territori del Regno di Napoli sono molto differenti. Lui dice, se non sbaglio, che un abruzzese e un pugliese sono diversi quanto un siciliano e un tedesco, per rendere l'idea della diversità e della bellezza anche del patrimonio e del territorio del Mezzogiorno. Nascita di un nuovo regno, quindi di formulare una coscienza civile e morale attraverso che cosa? L'educazione. Abbiamo già detto di Rousseau, l'idea dell'educazione che rende gli uomini, l'educazione nazionale propriamente, un'educazione tipica dei sistemi liberali, degli uomini liberi, etica, virtù e morale nelle forze armate, e trovare un modo di ammodernare lo Stato napoletano in un contesto cosmopolita. Etica, virtù e morale nelle forze armate. Primo problema è quello di creare un esercito nazionale, chiaramente. Il disciplinamento delle aristocrazie è sempre passato attraverso, e anche della cittadinanza attraverso il settore del militare. È un'idea di state building in qualche modo che, per dire, lo Stato sabaudo affronterà dal 500 in avanti, ci ha messo 3 secoli per creare un disciplinamento delle aristocrazie alle virtù delle forze armate, e qui invece c'è sostanzialmente una tabula rasa, c'è una pagina bianca da dover riscrivere in qualche modo. Ammodernare lo Stato napoletano in un contesto cosmopolita, questo perché non bisogna mai dimenticare l'elemento cosmopolita dell'illuminismo europeo e dell'illuminismo napoletano. Quando Filangieri scrive La scienza della legislazione, che è una magnifica impalcatura costituzionale in qualche modo di uno Stato in cui si assoggetta lo Stato alle leggi, lo Stato non viene governato dagli uomini, ma viene governato dalle leggi, per questo della scienza della legislazione. Ecco, questa grande impalcatura è sì pensata certamente all'interno del contesto napoletano, ma viene tradotta in tutto il mondo, diventa uno dei testi fondativi di tutte le coscienze delle costruzioni politiche del Sud America, ad esempio dell'America, dei regimi americani. Ha una grandissima fortuna mondiale come testo. L'illuminismo a Napoli attraverso 3 protagonisti. Ne ho scelti soltanto 3, perché sennò qua stiamo davvero tutta la notte e penso che abbiamo già quasi sfiorato le 3 ore. Ci sarebbe da citare Antonio Genovesi, Galanti, insomma, ce ne sono migliaia, diversi, non esageriamo, ci sono diversi, ma ci sono Palmieri, perché fa delle riflessioni critiche sull'arte della guerra, su Gaetano Filangieri e su Francesco Mario Pagano. Iniziamo da Palmieri, andiamo in ordine cronologico. Chi era? È stata una figura di spicco dell'illuminismo meridionale. Dopo aver seguito lezioni di diritto ed economia di Antonio Genovesi, rivolse i suoi studi verso l'analisi dello sviluppo agricolo della sua terra, dedicandosi allo studio e alla diffusione delle scienze economiche. Ha una carriera militare che però termina in realtà abbastanza presto. Lui scrive queste riflessioni critiche sull'arte della guerra, siamo nel 1761, necessità dello Stato è quello di costruire un esercito nazionale e anche una marina nazionale, di avviare dei commerci in senso nazionale. Palmieri, esaminando l'arte della guerra, facendosi di nuovo agli schemi antichi, intendeva promuovere un modello ideale di società che avrebbe trovato nella virtù civile e non nella coercizione il principio della sua forza militare e della sua conservazione. Si cerca cioè di costruire quella monarchia repubblicana in qualche modo, che era il grande sogno del grande, diciamo, progetto inglese, il grande schema inglese, però chiaramente con una Costituzione. Questa è la scienza della legislazione, perché
Filangieri poi critica tutto l'aspetto del diritto consuetudinario inglese. Virtù civile che è data appunto dall'attività all'interno delle forze armate, dalla partecipazione all'attività civile ed è quella virtù che ci diceva Antonio Genovesi già, come abbiamo detto all'inizio. Quindi non soltanto la virtù civile, ma anche il riconoscimento dei diritti degli altri. Palmieri era stato allievo di Antonio Genovesi e quindi quando usa questo termine si rifà propriamente al suo maestro. Non può essere buon soldato chi è cattivo cittadino, chi è cattivo uomo e chi non stima la sua religione. E qui ci sono le cose: uomo, cittadino, religione, formazione dello Stato, della nazione, esercito, cittadini, religione e re, sostanzialmente, elementi, e poi le leggi, chiaramente, gli elementi che fanno una nazione. Gaetano Filangieri, carriera militare dal 52 al 69, vi faccio notare, ho sbagliato la data di nascita, sicuramente non è 52, però sono personalità che iniziano la guerra, pratiche militari molto giovani. Palmieri 1721, partecipa all'assedio nel 34, questo perché fanno parte di una certa aristocrazia i cui figli cadetti fanno parte delle varie paggerie, delle varie ufficialità. Scienze della legislazione, pubblicato nel 1780, 84 è iscritto all'indice dei libri proibiti, c'ha una grande corrispondenza epistolare con Franklin, la sua celebrazione durante l'esperienza repubblicana napoletana costerà alla famiglia di Gaetano Filangieri l'esilio in Francia. Andranno sotto la protezione della Repubblica francese, che verranno accolti dalla loro console Napoleone, appunto per sottolineare come Gaetano Filangieri, illuminato napoletano, abbia dato tramite la scienza della legislazione tutta un'impalcatura, tutta un'idea di struttura, di costruzione dello Stato tramite le leggi, sostanzialmente alla coscienza politica e costituzionale sia della rivoluzione francese ma poi anche del mondo atlantico. La scienza della legislazione, salto alcune parti perché qua sta durando troppo. Questa è l'introduzione. Quali sono i soggetti che hanno fino a questi ultimi tempi occupato i sovrani d'Europa? Un arsenale formidabile, un'artiglieria numerosa, una truppa ben agguerrita. Calcoli diretti alla soluzione di un solo problema: trovare la maniera di uccidere più uomini nel minor tempo possibile. È più mezzo secolo che la filosofia declama contro questa mania militare. Abbiamo visto l'internazionalismo filosofo dei lumi. Le buone leggi sono l'unico sostegno della felicità nazionale. Il popolo non è più schiavo ed i nobili non sono più i tiranni. Per questo fine la filosofia è venuta in soccorso dei governi. Tutto è mutato. Siamo nel 1780, ancora la rivoluzione francese non è scoppiata. L'Europa per 11 secoli è il teatro della guerra e della discordia. Oggi è divenuta la sede della tranquillità e della religione. La fine della guerra dei 7 anni e questa innaturale alleanza tra gli Asburgo e i Borboni di Francia avevano provocato quella situazione di equilibrio di potenza, diciamo, sul continente europeo, per cui non si erano effettivamente sviluppati dei conflitti importanti. Oggi è divenuta la sede della tranquillità della regione. Magnum ci ha dato ancora un sistema computer legislazione. Ognuno ha ancora ridotto questa materia ad una scienza, unendo i mezzi alle regole e la teoria alla pratica. Questo è quello che lo intraprendo di fare con quest'opera. Lui dà una sorta, Vincenzo Ferroni, un costituzionale che si lega al tema dell'educazione. Educazione che è molto importante nella nostra costruzione del cittadino soldato, perché si occupa del disciplinamento del cittadino, e vediamo che effetti che avrà successivamente. La maggior parte dei tratti di somiglianza è costituito appunto il carattere nazionale. Vediamo come l'educazione nazionale formi il carattere nazionale, perché in questi anni si sente la necessità di plasmare una coscienza nazionale sul territorio napoletano. Il più efficace dei mezzi per conservare le costituzioni dei governi ferme e stabili è di educarvi la gioventù a tenore della Costituzione. È molto attuale, dire che la Costituzione, la garanzia della Costituzione sta nell'educazione dei cittadini.
è un problema attualissimo anche nella nostra Repubblica Italiana, che non si esaurisce in quelle 4-5 ore di educazione alla cittadinanza che facciamo in maniera molto svogliata all'interno dell'educazione obbligatoria, perché è di quello che stiamo parlando. Questo grande principio pubblica educazione, chi più del sovrano può avere questo interesse? Lui dice, dello stesso interesse del sovrano creare una cittadinanza educata al rispetto della legge. A misura che i vincoli che uniscono i cittadini tra loro si moltiplicano, il corpo sociale acquista maggior vigore e meno esposta è la sua libertà. La tirannia non può che introdursi né conservarsi che seminando tra i cittadini la divisione. Avviciniamo dunque gli uomini fin dall'infanzia. Lui dice l'educazione sì, ma già da bambini. L'abito di convivere in un'età nella quale le cause della discordia sono poche, deboli e momentanee, fortificherà la sociale unione ed avvezzerà i cittadini a considerare tutti come membri di un stesso corpo, figli di una stessa madre e individui di una sola famiglia. Sembra quasi Piero Crociani. Se al mondo ci fosse un po' di bene e tutti ci reputassimo nostri fratelli e via dicendo. Però vedete l'attualità dell'educazione a un patriottismo costituzionale. È l'idea della fratellanza e dell'eguaglianza del corpo di tutti i cittadini che c'è in Filangieri, ed è il motivo per cui poi sarà il testo che spingerà a tutta una serie di riforme, di costituzioni, di dibattiti politici che alimenteranno tutto il Sud America nella costruzione delle identità nazionali sudamericane nell'Ottocento. Patriottismo costituzionale dell'educazione. L'amor di patria e la sapienza delle leggi del governo lo introducono, la stabiliscono e espandono. I vizi dell'uno e delle altre li indeboliscono. L'amor di patria è alimentato dalla sapienza delle leggi e dal governo. Lui fa una serie di supponiamo che banalmente sta dicendo l'amor di patria si costruisce così, supponendo il mio impianto di costruzione dello Stato, il cittadino necessariamente amerà la patria in cui si trova. E qui ci slega dall'idea unicamente della ubi libertas ibi patria. Bene, tutto questo discorso sull'educazione viene introiettato, acquisito dal governo borbonico. Nel 1782 a livello militare si stabilisce una milizia provinciale. Si tratta di 12 reggimenti, se non sbaglio, composta di cittadini destinati a prendere le armi quando il bisogno lo richiede, a coltivare le arti nella pace allorché non viene nemico da combattere. Quindi una milizia che si richiama unicamente in caso di guerra. In realtà a livello militarmente numerico è una milizia non ancora numericamente consistente, però si inizia già a metabolizzare i concetti che nascono in questo momento. 1787 nasce la Reale Accademia Militare della Nunziatella e ci scrive nell'ordinanza della nascita di questa Reale Accademia Militare: la sollecita cura ci ha fatto ben conoscere i vantaggi che risolvono dal promuovere e assicurare la buona educazione della gioventù militare. E quindi qua si sta riferendo a Filangieri. Onde possa affidarsi la tranquillità e la difesa della patria a uomini forniti di talento, di cognizioni e di costumi, a cittadini coraggiosi ed animati da vero spirito patriottico. Avendo a tale effetto fornita di tutto, può condurre al fine meditato, cioè di formare l'uomo, il cittadino e il militare, precisamente nell'ordine di uomo, cittadino e militare. Quindi prima uomo, poi cittadino e poi militare. All'interno di questo pamphlet sull'ordinanza c'è tutta una spiegazione su come bisogna praticare l'educazione di questi giovani all'interno dell'Accademia militare. C'è un articolo, l'articolo 2, su come coltivare le facoltà intellettuali e le facoltà morali. Ci dicono, coltivando questo è un'ordinanza borbonica e poi la storia cambia fortemente. Coltivando la facoltà intellettuali, coltivarsi deve il costume che comprende in sé le facoltà morali. È nota purtroppo la strettissima connessione che vi è tra la ragione e il costume. Si debbono persuadere i giovani che dall'adempimento dei propri doveri verso Dio, chiaramente la legittimazione comunque regale è sempre una legittimazione religiosa, verso se stesso e verso gli altri, risulta la privata e pubblica felicità. E qui c'è Genovesi, la virtù civica che
si concretizza nel rispetto dei diritti degli altri, quindi del rispetto dell'adempimento, in questo caso dei doveri, perché stiamo parlando di militari, verso se stesso e verso gli altri per la pubblica felicità. Si manca contro la legge perché non si intende la legge a sufficienza. Questa conoscenza si deve far loro acquistare nelle amichevoli conferenze finché si riduca in abitazione pratica e si rendano quindi i giovani virtuosi, quindi virtuosi consapevoli delle leggi. Si deve conoscere la legge a sufficienza perché spesso si erra per mancanza di questa conoscenza. La persuasione deve poi convincere lo spirito dei giovani della necessità delle virtù morali. Per ben operare bisogna fare in modo che la volontà sia inclinata a seguire la questo dibattito c'è, viene metabolizzato viene preso dal dibattito illuministico europeo e soprattutto napoletano. Questa è la nascita dell'Accademia dell'Annunziatella. Cosa succede dopo? Siamo nel 1798, nel 99 rivoluzione napoletana. Viene proclamata la Repubblica, la maggior parte, non tutti, dei professori e degli studenti di questa Reale Accademia aderiscono alla Repubblica napoletana. Forse aver trasmesso troppo i valori morali, le virtù morali, a qualche modo ha alimentato un certo spirito rivoluzionario all'interno dell'elite, anche perché chi ha dovuto costruire questa Reale Accademia, ovvero Giuseppe Parise, è stato inviato in tutta Europa negli anni antecedenti della formazione di questa accademia per prendere le nozioni principali. Giuseppe Parisi poi è un altro grande, diciamo, filosofo, non è un filosofo, però diciamo un uomo che ha metabolizzato i pensieri illuministici, ha aderito alla rivoluzione, aderirà poi al governo napoleonico, quindi naturalmente. Appunto, 23 luglio del 1799, quando ritorna la monarchia borbonica a Napoli, il re Ferdinando sopprime l'Annunziatella per le ripetute e manifeste prove di non corrispondere alle benefiche mire del re. Dispaccio del John Acton al cardinale Fabrizio Ruffo, allora luogotenente generale del regno. Scrive nella lettera di Acton in cui si dice di sopprimere questa accademia militare al cardinale Ruffo, scrive così: le ripetute manifeste prove che hanno dato gli individui dell'accademia militare di non aver corrisposto alle benefiche mire del re, specialmente i professori addetti alla medesima, hanno finalmente indotto Sua Maestà a sopprimere la suddetta Reale Accademia. Quindi i professori e gli studenti che hanno aderito alla Repubblica Partenopea hanno fatto sì che il re decretasse la soppressione, almeno per questo impianto, di questa accademia militare. Rinascerà nel 1802 nel 1803 in una forma diversa, più reazionaria, più fedele a casa reale, per poi nascere, fiorire nuovamente sotto i regni del decennio francese. Qui abbiamo la lettera per intero, non la leggiamo perché se no stiamo qua. Repubblica Napoletana per tappe, 1700 di Lodi, sconfitta dell'esercito austriaco, la dinastia borbonica napoletana, Ferdinando di Borbone ha un trattato di armistizio con la Repubblica francese e proclama la propria neutralità. Nel 1798 viene proclamata la Repubblica Romana, le forze francesi entrano a Roma e sempre nel 23 ottobre c'è la rottura da parte della monarchia napoletana dei raccordi di neutralità con la Repubblica francese. Ferdinando, sostenuto da una flotta di Nelson, da poco vittoriosa da Aboukir, e avendo posto Mack alla testa di 70.000 uomini, entrerà a Roma. In realtà Ferdinando entrerà a Roma 6 giorni dopo che l'esercito avrà conquistato la città, il 5 dicembre, quindi siamo 28 novembre, 5 dicembre, battaglia di Cività Castellana, sconfitta e ritirata napoletana. I panflemisti rivoluzionari dell'epoca prendevano in giro Ferdinando all'epoca di Borbone dicendo in pochi dì venne, vide e fuggì, perché poi se ne andò nel giro di una settimana sostanzialmente. Citando Cesare, parafrasando Cesare. Esattamente. 21 dicembre la fuga continua, il re si imbarca di nascosto sulla nave della Miniera di Nelson e fugge a Palermo. Proclamazione
della Repubblica Romana, rivolta antifrancese a Napoli dei Lazzari, repressa in maniera sanguinosa, come tutte le rivolte, e proclamazione della Repubblica il 23 gennaio. Repubblica che ha una vita brevissima, dura 5 mesi. Il 7 febbraio il cardinale Ruffo sbarca in Calabria, organizza l'esercito della Santa Fede con il quale ci è stato salutato il professore Bognardi, in realtà una cozzaglia di briganti e delinquenti che dalla punta della Calabria hanno raggiunto, non ho più il controllo hanno raggiunto Napoli saccheggiando qualsiasi territorio ci fosse di mezzo, tant'è che il cardinale Ruffo era davvero disgustato da questa massa di criminali sostanzialmente. Quando si conquisterà Napoli, un grande problema dell'ordine pubblico sarà che questo esercito, questa banda di briganti rimarrà a Napoli per farsi pagare e sarà un grande problema per la monarchia borbonica levarselo di mezzo. 30 giugno cade nel 99 l'ultima fortezza. Prima restaurazione borbonica, grande repressione. Grande repressione, 8.000 prigionieri, 124 condannati a morte, 222 condanne all'ergastolo, 122 pene minori, poi deportazioni, esili. La repressione borbonica fu talmente feroce che catturò il disgusto dell'intera società europea. Questo è un dato di fatto. E soprattutto eliminò, tagliò la testa completamente a tutta l'elite culturale illuminista che aveva rappresentato Napoli nel mondo cosmopolita e illuministico in tutto il Settecento. Grandi morti illustri: Leonor de Fonseca, direttrice del Monitore napoletano, primo giornale della Repubblica Partenopea, verrà impiccata. Francesco Mario Pagano, grandissimo giurista e costituzionalista della Repubblica Romana, verrà chiaramente impiccato insieme agli altri esponenti dell'illuminismo napoletano che hanno aderito alla Repubblica Romana o che non sono riusciti a fuggire. Vincenzo Cuoco, per dire, uno di quelli che riuscirà a fuggire dalle prigioni della repressione borbonica. Addirittura si dice che Paolo I avesse chiesto la grazia per Mario Pagano, così come il governo inglese, perché comunque rappresentava uno degli esponenti della cultura giuridica più importanti del continente europeo. Lui scrive la dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo, del popolo e dei suoi rappresentanti. Non entrerà mai in vigore, durerà pochi mesi questa Repubblica. L'immobile base di ogni libera Costituzione è la dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo, del cittadino e del popolo. Lui fa queste tre grandi distinzioni: uomo, cittadino e popolo. Anche perché lui ha visto gli orrori del terrore giacobino, motivo per cui lui crea tutta questa costruzione costituzionale, disponendo sempre i diritti dell'uomo, i diritti del cittadino, i diritti del popolo. Poi i doveri dell'uomo, i doveri del cittadino, i doveri del popolo. Proprio perché per mettere nero su bianco l'importanza primaria e principale dei diritti del singolo uomo, dell'individuo nel grande dibattito del rapporto con la comunità, e per evitare proprio i disastri. Quindi per armonizzare la questione individuo e collettività. Esatto, addirittura lui sarà il primo a teorizzare il Tribunale degli Efori, che sarebbe stato quella di una grande corte costituzionale che aveva lo scopo proprio di salvaguardare i diritti dell'individuo dalle prevaricazioni eventuali di giunte della comunità, proprio perché lui è stato, questi uomini nel 99 hanno già visto la furia laddove la società supera i diritti dell'individuo nel terrore giacobino. Se vogliamo la forza della democrazia, ecco, quando il popolo Esatto. e l'assemblea diventa anche il braccio del governo. Esattamente, lui è il primo a teorizzare questa cosa. Ancora gli americani devono ancora arrivare all'istituzione di questa cosa qui nel 99. Tutti gli uomini sono uguali, in conseguenza tutti gli uomini hanno diritti uguali, quindi la legge nelle pene e nei premi senza altra distinzione salvo nella qualità morale. Vabbè, questo è il tipico primo articolo delle Costituzioni.
Diritti dell'uomo. La resistenza a colui che impedisce il libero esercizio delle proprie facoltà è un diritto dell'uomo, senza di esse è precario ogni altro diritto. L'anzidetta resistenza è un diritto dell'uomo nello stato for sociale. Nello stato sociale l'individuale resistenza è permessa soltanto contro le autorità perpetue ed ereditarie tiranniche sempre. Qui vuole spiegarsi di più, perché quel diritto alla resistenza all'oppressione nella Costituzione dei diritti dell'uomo era un diritto fortemente voluto da Robespierre e dalla frangia del partito di Robespierre, motivo per cui vuole specificare che il diritto alla resistenza si inserisce nel momento in cui le autorità diventano tiranniche dei diritti dell'uomo, cioè nel senso è collegata questa cosa qui. Ogni cittadino ha il diritto di essere garantito dalla pubblica forza in tutti i suoi diritti naturali e civili. Quindi la forza pubblica nasce come garanzia dei diritti naturali e civili, e questo l'abbiamo già visto in tutte le altre costituzioni. Il popolo ha il diritto di fare la guerra. Questo diritto scaturisce da quello della resistenza, che è il baluardo di tutti i diritti. Ha il diritto di imporre contribuzioni necessarie alle pubbliche spese. Gli uomini riunendosi in società, siccome hanno ceduto l'esercizio delle loro forze fisiche per la conservazione della medesima, così hanno ipotecato la parte dei loro beni. Il dovere dell'uomo è rispettare i diritti degli altri, virtù civica. L'uguaglianza importa che tanto vogliono i nostri quanto i diritti degli altri. Ogni uomo deve soccorrere gli altri uomini, questo è un dovere dell'uomo, diritto e dovere, fa due cose separate. È il sacro dovere dell'uomo di alimentare i bisognosi, è una delle costituzioni, è uno dei gioielli dell'illuminismo napoletano questa Costituzione. Vincenzo Ferrone la definisce come la vera eredità illuministica del pensiero politico europeo, dell'illuminismo europeo. È obbligato ogni uomo di illuminare e di istruire gli altri, tutta una serie. Ogni cittadino deve conferire con le opere contribuzione al mantenimento dell'ordine sociale e perciò ogni cittadino deve essere militare. Chiaro? Già esplicato. Ordine sociale, forza pubblica, cittadino soldato. La Repubblica Napoletana, poi c'è la Costituzione, prima c'è i diritti dell'uomo e del cittadino e poi c'è la Costituzione, che è diverso dallo Statuto Albertino, che prima c'è la Costituzione e poi i diritti dell'uomo. La Repubblica Napoletana è una indivisibile. L'universalità dei cittadini della Repubblica è il sovrano. La forza pubblica è essenzialmente obbediente, ognuno compromato può deliberare, proprio perché è elettiva, anche in questo caso, c'è il rischio sempre della delibere di assemblee legislative ipotetiche di militari. Loro fanno la differenza tra Guardia Nazionale sedentaria, forza pubblica, controllo interno del territorio, e Guardia Nazionale attiva, che può essere richiamata soltanto in caso di guerra. La Guardia Nazionale sedentaria è composta da tutti i cittadini in stato di portare le armi. Nessun individuo della Repubblica può esercitare i diritti di cittadino se non è iscritto nella Guardia Nazionale. Se tu vuoi essere cittadino attivo, devi essere iscritto nella Guardia Nazionale. Gli ufficiali della Guardia Nazionale sono eletti a tempo, come sempre, come abbiamo detto. Costituzione della Repubblica Romana. Poi andiamo a concludere, cioè lo Statuto Albertino, e poi abbiamo finito. Questa Costituzione non troverà mai applicazione. Mario Pagano verrà impiccato e la grande eredità dell'illuminismo napoletano terminerà con l'esperienza della Repubblica. Terminerà con l'esperienza della Repubblica? Sì e no. A livello legato ai valori dell'illuminismo sicuramente. A livello di lotta per l'affermazione dei propri diritti individuali, per i diritti liberali dell'Ottocento, no. L'esperienza napoleonica sarà determinante nel meridione d'Italia per sancire una rottura, e questa Repubblica Napoletana è l'emblema di questa rottura tra la monarchia borbonica e i liberali napoletani. Si sta studiando, si sta approfondendo storiograficamente l'idea che l'esperienza rivoluzionaria apre sul Mezzogiorno d'Italia una guerra per l'affermazione dei diritti liberali, della richiesta di Costituzione sul Mezzogiorno, che si concluderà soltanto col grande patto nazionale che consentirà la nascita del risorgimento italiano, dell'unità nazionale, dell'unità d'Italia, tra una aristocrazia e i ceti dirigenti borbonici che a quel punto
vedevano unicamente nel riconoscimento dello Statuto albertino e della monarchia piemontese la possibilità di vedersi riconosciuti questi diritti liberali che dal 99 non verranno mai più applicati sul Regno di Napoli, se non in sporadici eventi e poi con il rispettivo ritiro. 1815, Costituzione promessa da Miurama e concessa. 1820, Costituzione, nasce la monarchia costituzionale, verrà ritirata. Sarà una cosa molto strana perché addirittura Ferdinando sarà a comando delle truppe austriache per reprimere la monarchia costituzionale, il figlio sarà ufficialmente e formalmente al comando delle truppe costituzionali e si crea un conflitto, in realtà non è nessun conflitto perché l'esercito si scioglierà, però i grandi uomini napoletani, i grandi pensatori militari che volevano il riconoscimento di questi diritti sono stati formati all'interno dell'esperienza rivoluzionaria francese, all'interno del decennio francese, sono i figli della tradizione illuministica e cercheranno di vedersi riconosciuti questi diritti ancora per tutto l'Ottocento, continueranno a combattere. 1830, 1848, la Calabria sarà un continuo territorio di scontro armato tra bande brigantesche coordinate o meno dalle carbonerie delle massonerie meridionali contro quelle coordinate invece dal partito monarchico. La Sicilia sarà un territorio assolutamente ingovernabile per la monarchia borbonica. C'è tutto uno scontro fortissimo sul territorio napoletano che si concluderà unicamente con l'unità nazionale e anzi poi si aprirà l'altro grande conflitto, quello del brigantaggio politico a sostegno a quel punto della monarchia, dell'idea borbonica di monarchia e invece del nuovo Stato moderno che l'Italia stava rappresentando. Il territorio meridionale è un continuo scontro nell'Ottocento. E se posso, questo conflitto, scusami, tra liberali e monarchici napoletani, di fatto chi andrà a giovare tutto ciò dopo il 48 saranno appunto i Savoia, con il quale il Regno di Sardegna sarà l'unico baluardo per i liberali di tutta l'Italia. E rappresenterà un polo attrattivo per tutti i liberali d'Italia. Guglielmo Pepe si trasferirà e morirà a Torino. Non è un caso, dopo le delusioni del 48 morirà a Torino. E appunto il Risorgimento va letto, stiamo approfondendo queste tematiche, si stanno approfondendo da anni all'Università di Salerno, come un grande patto nazionale tra appunto i liberali napoletani e i liberali il Regno di Sardegna, il nuovo regno dell'Alta Italia, garantito però dal mantenimento dello Statuto albertino, ed è il mantenimento dello Statuto albertino che rende possibile di fatto l'unità nazionale. Repubblica Romana, la sovranità appartiene per diritto eterno al popolo. Qua pari nel 46, nel 1946 i nostri padri costituenti dell'attuale Repubblica Italiana si sono ispirati a questa esperienza repubblicana romana. Simboli chiaramente classici. Tutti i cittadini appartengono alle guardie nazionali nei modi e con le eccezioni fissate dalla legge. Qua abbiamo i titoli della forza pubblica. Lo stipendio delle forze armate deve essere deliberato, l'esercito si fa volontario, non può essere assoldata nessuna truppa straniera, i generali sono nominati dall'assemblea, la distribuzione dei corpi di linea è determinata dall'assemblea, la Guardia Nazionale i gradi della Guardia Nazionale sono conferiti per l'elezione. Vedete come l'elemento civile deve assumere il controllo sull'elemento militare in tutto e per tutto per garantire la Repubblica, la Costituzione, i diritti. La forza pubblica è una forza che va mantenuta per la difesa dei diritti e in quanto tale deve essere amministrata dal potere civile che rappresenta in qualche modo lo Stato, per evitare che le due sfere non siano due mondi a sé. Statuto albertino inizia enunciando di fatto i poteri del re, delle camere e via dicendo. La prima parte è tutta appiattita su questo. Il re solo appartiene il potere esecutivo, il capo supremo dello Stato comanda tutte le forze del mare. Dopo vengono i diritti e i doveri dell'uomo, che anche a livello di nomenclatura proseguono i numeri. Non è che dici riparte, articolo 1, tutti gli uomini sono lì. No, prosegue perché lo Statuto albertino è una legge di Casa Savoia. Anche il termine stesso di statuto è una derivazione dei grandi statuti anche medievali, dal Medioevo in poi, che Casa Savoia emana
per regolamentare la propria casa, e quindi lo Statuto Albertino rientra precisamente in questa tradizione dinastica. Qui l'illuminismo è morto, perché ormai il dibattito sui diritti e sui doveri si appiattisce su una monarchia che non ha più nulla di quei valori, diciamo, che mettevano al centro e prima l'uomo, prima i diritti dell'uomo, poi i diritti del cittadino, come diceva Pagano, e poi i diritti del popolo. Qua addirittura si dice il termine regnicoli, perché usare la parola cittadino in francese, dato che si parla anche francese nel Regno di Sardegna, sarebbe stato troppo rivoluzionario, avrebbe richiamato pensieri e opere altrui. Comunque una grande innovazione lo Statuto Albertino, anche perché Sì, diciamo appunto proprio la via di centro, la via moderata. Siamo appunto esatto, nel una via 48 monarchica. ormai, come dire, che l'Ottocento è veramente un posto fantastico dove se sei liberale sei considerato di sinistra. Cioè pensiamo appunto allo stesso Carlo Alberto in giovinezza, anche lo stesso Cavour. Però ormai nel 48 ormai il pensiero liberale è entrato nella classe dirigente. Carlo Alberto ne è un esempio, però abbiamo anche, cioè, la sinistra al 48 esce il manifesto comunista di Marx, ecco. Bravo. E quindi, come dire, a mio avviso, nel 48 o l'Italia continua a essere una polveriera, come è stato ad esempio il caso del Regno del Sud delle due Sicilie, dove continuamente ci sono state queste insurrezioni, continuamente è stata data la Costituzione e poi cancellata, o se no, di fatto, tra virgolette, una monarchia più, tra virgolette, illuminata, come quella dei Savoia, dove alla testa di un Carlo Alberto che da giovane era, come dire, piaceva quell'ambiente, poi con la guida di un Cavour è stata una sorta di compromesso di una scelta un po' reale che si poteva fare. Se appunto da una parte avevamo o il marxismo, da una parte avevamo la sciabola, se no dall'altra parte avevamo la Repubblica. Sì, esatto. Ricordiamo, scusami, Carlo Alberto entra a Milano dopo le 5 giornate di Milano perché non vuole la Repubblica. Certo, ma addirittura Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II sono dei personaggi sì importanti, ma sono grandi personaggi che gli stanno attorno e che li guidano, e quelli che hanno determinato questa scelta costituzionale. Carlo Alberto non avrebbe mai voluto concedere la Costituzione, non avrebbe mai voluto, perché aveva promesso a Carlo Felice di non farlo. Dopo gli eventi del 1820, che aveva concesso la prima Costituzione da Palazzo Carignano, lui era stato completamente Carlo Felice voleva escluderlo dalla linea legale di ascesa al trono, e venne riammesso innanzitutto perché venne obbligato a essere mandato in Spagna a combattere i liberali spagnoli nell'esercito spagnolo. Ma poi soprattutto Carlo Alberto aveva promesso davanti a Dio di non concedere mai, no, di mantenere gli assetti del regno di Sardegna costituzionale così com'erano, tant'è che questo giuramento dovette essere sciolto da un prete fisicamente, perché lui era fortemente cattolico all'edizione e quindi bisogna scioglierlo. Comunque, Costituzione della Repubblica Italiana. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni. E qui abbiamo tutta la tradizione europea che si è succeduta fino ai nostri padri costituenti. L'Italia, l'idea delle forze armate italiane sono delle forze armate che puntano al mantenimento dei diritti delle istituzioni democratiche. L'ha detto anche il presidente Mattarella ai festeggiamenti di questo 4 novembre, come ripetono tutti i presidenti della Repubblica da sempre, che le forze armate rappresentano un baluardo per la garanzia delle istituzioni democratiche. L'abbiamo ripetuto più forte perché è evidente che stiamo vivendo un mondo in cui le istituzioni democratiche sono sempre più in crisi, e in questo le forze armate in una repubblica compiuta dovrebbero rappresentare un valore aggiunto. Limitazione alla sovranità necessaria, riprendiamo la teoria del 600 della nuova e via dicendo. Consigli di lettura, e poi concludiamo, così abbiamo finito queste 3 ore e mezza e passa. Sì, vabbè, sì, dai, concludiamo.
Vincenzo Ferrone, società giusta ed equa, repubblicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri, i profeti dell'illuminismo, sempre sui riformatori napoletani. Se no c'è anche il testo di Venturi, riformatori napoletani, che è una grande raccolta critica dei saggi dei riformatori. Linda Colley, un libro che sto leggendo adesso, ma non ho ancora finito, però per adesso mi sta un po' convincendo, però volevo proporvelo perché è di facile lettura, è divulgativo, è recente e un po' ingloba quello che abbiamo detto fino ad adesso: Navi, penne e cannoni, guerre e costituzioni e la creazione del mondo nel mondo moderno. Lei fa una sorta di global history legata alla creazione del mondo moderno attraverso costituzioni e forze armate. Luca Dante, I cannibali dei Borboni, antropofagia e politica in Europa moderna, per la repressione borbonica della Repubblica Napoletana. E Mario Pagano, così come molti altri, è stato impiccato, decapitato e via dicendo, e i grandi padri, i grandi uomini dell'esercito della Santa Fede, i Lazzari napoletani, se lo sono mangiati fisicamente. È stato un grande episodio di antropofagia e Luca Dante riflette proprio su questi aspetti dell'Europa moderna e della repressione borbonica in questo particolare episodio. Consiglio di lettura per proseguire il Risorgimento. È uscito da poco il Risorgimento Atlantico di Alessandro Bonvini, patrioti italiani nella lotta internazionale per le libertà. Qui in particolare si vede l'apporto del pensiero anche illuministico rivoluzionario italiano e dei suoi repubblicani all'estero. Combattere i repubblicani quando vedono che sulla penisola italiana non c'è più spazio per poter manifestare il proprio pensiero, per poter realizzare una società giusta ed uguale, una repubblica, combattono, fanno la propria formazione politica e militare sostanzialmente nel Sud America, nel continente americano, nella costruzione di quelle nuove identità nazionali che sono fortemente influenzate, tra l'altro, dalla scienza della legislazione di Gaetano Filangieri. Cioè, adesso non è per fare la solita citazione così, perché ce ne sono centinaia. Giuseppe Garibaldi, lo prendiamo da lì in qualche modo, l'idea dell'eroe dei due mondi, il patentino del repubblicano italiano si fa nella sua attività militare, attività politica in Sud America, nella costruzione delle nuove identità nazionali sudamericane. Beh, se ci sono domande, se c'è ancora qualcuno in linea, se c'è... Sono ancora in linea, vediamo se hanno domande. In ogni caso, aspettando domande, ti ringrazio per questa grandissima, come dire... Scusami? Fatto 30, facciamo 31, non importa se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa. Comunque ti ringrazio per questa grandissima cavalcata abbiamo approfondito appunto questa concezione del cittadino soldato, abbiamo ancora ribadito in età moderna appunto l'unione tra il mondo civile e il mondo militare. Sì, è fondamentale per la costruzione del mondo moderno, l'idea del cittadino soldato, della costruzione di repubbliche, dell'idea della costruzione repubblicana illuministica settecentesco. L'elemento civile e militare è un elemento cardine di questa costruzione del un grande laboratorio. Grazie professor Gianluca Aime e professor Francesco, buonanotte e buona settimana. Buona settimana. L'elemento è principale in questo grande laboratorio di costruzione della modernità. Gli illuministi cercano di trovare delle soluzioni delle problematiche: politica internazionale, costruzione degli stati, realizzazione di stati giusti, che siano essi monarchie repubblicane o che siano esse repubbliche con governi rappresentativi. Si cerca di costruire degli nuovi impianti. Il Settecento è cardine in questo, perché c'è la nascita dell'idea di dover scrivere delle costruzioni, è una cosa assurda se ci pensiamo, no? Dal nulla l'idea di dover costruire l'assetto, l'impalcatura di uno Stato. Da dove iniziare? Dai diritti dell'uomo. E da lì, a pioggia, tutto il resto. Prima c'è l'uomo, poi c'è tutto il resto. E in questa costruzione dei diritti dell'uomo, del cittadino e dello Stato, fondamentale sono le questioni virtù, patria, da sciogliere, e poi, a quel punto, difesa del territorio e legittimazione della guerra.
in campo nazionale interno e in campo internazionale. Bene, allora ringrazio ancora Francesco Biasi per questa grandissima chiacchierata. Ti invito poi nuovamente per prossime Quando vuoi. chiacchierate future, soprattutto sulla massoneria, sarebbe molto interessante e Sarebbe non molto, molto solo. interessante. Massoneria, carboneria, fare queste cose qua è davvero bello. Poi ringrazio chi ci ha seguito poi in passato e chi Seguirà in riprenderà futuro. tutta quanta È spiccato. la live. Vi invito a vedere i lavori della tua associazione. Ah sì, grazie. Ho lasciato in descrizione tutti quanti i vari link per Perfetto, potervi trovare. Nulla, spero perfetto. di Ti ringrazio io dell'occasione di potermi, anche perché mi è stato molto utile, dato che sono argomenti che sto affrontando all'interno dell'università, mi hai dato lo spunto per poter fare ordine mentale nelle cose che studiavo, quindi ti ringrazio anche di questo. quando volete, siate anche i tuoi, come Ehm, dire, colleghi, questo canale è ben aperto per questi generi di approfondimenti davvero interessanti. E nulla, ancora un saluto. Va bene. Diciamo che, c'è ancora qualcuno che vuole dire qualcosa? Prima che ce ne andiamo, grazie a entrambi, trattazioni ampie ma minuziose. L'Inter ha anche vinto 3-0. Bene, allora con questo possiamo andare a dormire sereni. Allora, grazie a tutti e Va bene, buonanotte. a voi.